Ciao a tutti, ben ritrovati sul canale UFO News. Oggi qui al Salotto dei Misteri avremo nuovamente ospite Pietro Marchetti, presidente del Gauss. Ormai lo conoscete, la scorsa volta ci ha portato degli interessantissimi casi italiani, la volta precedente abbiamo parlato della Val Malenco e di un progetto appunto legato alla Val Malenco con tanto di webcam eccetera, magari argomento che torneremo a discutere in futuro in altre puntate. Oggi sarà qui per parlarci di due casi storici importanti, ancora una volta uno italiano, il caso Ferri, e uno dei casi più importanti e sicuramente con più testimoni al mondo, che è il caso statunitense di Phoenix. Ci rivediamo tra 8 secondi, intanto un affettuoso benvenuto a tutti e tra 8 secondi con Pietro Marchetti. Ciao Pietro, benvenuto e ben ritrovato. Ciao Gabriele e un caro saluto a tutti gli amici del Salotto dei Misteri. Oggi è un giorno un po' particolare perché tutti si aspettano un grande annuncio da parte di Anna Paolina Luna, uno dei membri del congresso che diciamo tra quelli che più hanno cercato di far pressione in questi ultimi 4 anni per cercare di avere una disclosure, di avere maggiori informazioni e maggiore libertà di informazione nel campo dell'ufologia. Chissà che magari non esca realmente qualcosa di positivo da questa live e soprattutto che non sia la solita notizia deludente, anche se le premesse non sono buone, perché in realtà circola già da circa 24 ore una serie di messaggi e di scritte su X in cui sembra che più che dare una notizia, un'informazione riguardante gli UFO, gli alieni, eccetera, in realtà dovesse fare un annuncio da parte del congresso di un organo fondato per lo studio degli UFO appunto da parte del congresso, e che quindi non è nessuna rivelazione in realtà, ma soltanto forse un discorso di trasparenza. Che ne pensi di questa cosa, Pietro? Ma diciamo che gli americani sono maestri nello show business, ok? Sappiamo benissimo tutti, quindi le aspettative che loro sanno creare molto, molto, molto bene, Hollywood insegna, diciamo che qui potrebbero pesare come sempre in modo deciso. È ovvio che quando un portavoce di un governo ufficiale, e non proprio dell'ultimo governo, diciamo, così, dell'ultimo stato un po' sconosciuto al mondo, ma di una potenza attualmente considerata anche ancora la prima, rilascia certe dichiarazioni, soprattutto su certi argomenti, è normale che tutta l'opinione pubblica mondiale drizzi le antenne per dire: ma cosa stanno dicendo questi? Cioè, cosa vogliono dire? Dove si vuole andare a parare? Di certo è che è tutto ovviamente pilotato, perché persone di un certo calibro, che ricoprono certi ruoli, non è che improvvisano. Quindi tutto ciò che dirà è stato ben pesato, misurato, valutato, controllato, ricontrollato. Poi magari farà finta di lasciarci sfuggire qualcosa, farà finta di rimanere magari con qualche espressione preoccupato o speranzoso, non lo so. Però ricordatevi sempre, è uno show business questo, ok? E la verità è ancora, secondo il mio modesto parere, ancora lontana dal divenire. Allora, io mentre tu parlavi, oltre che ascoltare la tua opinione, ho fatto una rapidissima ricerca e ho visto che in effetti sta parlando insieme all'altro membro del congresso che era previsto che parlasse insieme a lei, ma non è una seduta come ci si aspettava al congresso, ma è una conferenza stampa che sta facendo in una delle sale pubbliche del congresso. Per intenderci,
per chi non segue queste cose, ovviamente non per te, Pietro, è una di quelle sale tutte addobbate a bandiere statunitensi, giusto per non dare nell'occhio, dove è possibile capire che sono americani e che stanno facendo un annuncio importante, eccetera. Sembra un annuncio serio, ma ovviamente vedremo poi nel tempo cosa dirà. Allora Pietro, intanto, visto che parleremo inizialmente di un caso italiano, io farei una brevissima presentazione del protagonista di questa avventura, quindi faccio vedere anche qualche fotografia. Mi ha detto che lui non c'è più. No, purtroppo Isidoro Ferri è venuto a mancare pochi mesi fa, di vecchiaia, è una persona di una certa età, ma è sempre stato lucido sino alla fine, tengo a precisarlo, perché noi come associazione abbiamo avuto il privilegio di essere amici non solo di Isidoro ma anche della figlia, e quindi abbiamo seguito un po' le sue vicissitudini un po' sempre, da quando l'abbiamo, diciamo così, conosciuto molti anni fa. Lui chi era? Lui era semplicemente un casiere, che è un guardiano di una villa Radicchia, che si trovava e si trova tuttora a Polcanto, in via Tassaia, al numero 1 se non mi ricordo male, villa che resta un po' diciamo isolata dall'abitato. Siamo a circa 3 km dal paese di Polcanto, siamo sul Mugello, quindi siamo in provincia di Firenze, siamo sul Mugello. E questa villa è una villa che ha una storia molto molto antica, è passata da proprietà a proprietà, ma è una villa che risale alle prime costruzioni, risale al 600, quindi si parla di una villa molto molto importante, tuttora in vendita, attenzione, tuttora in vendita. Ovviamente ha un costo non proprio economico, considerato il prestigio della villa e l'enorme estensione della proprietà territoriale che ha la villa, ha un parco enorme dietro, tutto cintato. E lui lì faceva il casiere, siamo praticamente nell'ottobre dell'84, quindi il caso inizia effettivamente nella notte dell'ottobre del 1984, e lui lì viveva con la moglie e i due figli piccoli. Qui vediamo una storica fotografia, questo è il cane di guardia della Villa Radicchia, un pastore tedesco decisamente, secondo quanto ci ha sempre raccontato Isidoro e la figlia, molto, diciamo, non dico aggressivo, ma dico uno di quei cani da guardia che è meglio non avvicinarsi, ok? Il vero cane da guardia, ok? E la persona che vedete lì è invece Sergio Conti, famosissimo ricercatore ufologico, storico italiano, nonché uno dei massimi esperti in Italia sui fenomeni paranormali, che era andato subito, qualche giorno dopo, a indagare sul caso, assieme a Sani e a altri personaggi storici dell'ufologia italiana, purtroppo tutte persone oramai decedute, e abbiano fatto i primi rilievi, le prime indagini, le prime inchieste. E qui vedete lui, Sergio Conti, che accarezza il cane, e uno potrebbe pensare, ma scusa, mi hai appena detto che è un cane feroce, e c'è un motivo se lo accarezzava così tranquillamente, e vedete che il cane ha questo strano sguardo verso la cuccia. Poi, parlando della storia, io adesso vi ho solo presentato chi era Isidoro Ferri, si capirà molto di più. Qui è Isidoro Ferri, una foto di qualche anno fa, dove siamo andati, ogni tanto andavamo a ritrovarlo noi, ci faceva piacere, e lui ripeteva sempre la stessa storia. Ecco, una cosa che fa pensare che effettivamente qualcosa di reale è successo, al di là delle tracce al suolo ritrovate, poi ne parleremo, al di là degli effetti fisici su Isidoro Ferri, riscontrati pure ovviamente dal medico, ma anche qui ne parleremo, al di là delle testimonianze ulteriori che suggellano effettivamente ciò che è avvenuto, o perlomeno una parte dei fenomeni avvenuti, c'è da dire che Isidoro Ferri
da quando il Gauss l'ha conosciuto si parla comunque dagli anni 2000 in poi, anche se il caso dell'84, non ha mai cambiato una volta la sua versione, mai. Cioè, anche l'ultima volta che l'abbiamo visto qualche anno fa, era sempre la stessa versione, cioè non aggiungeva nulla, semmai un po' per l'età ovviamente, magari si dimenticava qualche particolare, però se glielo si faceva notare diceva, ah sì è vero, hai ragione, ma la memoria sai oramai. Cioè, questo per far capire che è comunque una testimonianza di un certo peso, di una persona che non ha mai cercato visibilità, assolutamente, anzi, poi ne parleremo, dava anche noia tutto questo anda e rivieni di gente che nel corso delle settimane, dei mesi e addirittura degli anni ritornava sui luoghi, anche persone, diciamo così, come potrei dire, no lo dico, come potrei dire, lo dico, non civili, ok? Quindi stiamo parlando di militari. Poi chi ci vuol credere ci crede, chi non ci vuol credere sinceramente non me ne frega niente, perché lo dico chiaramente. I militari lì sul caso Ferri ci sono stati più di una volta, molto più di una volta. Cosa cercavano a distanza di tempo? Vabbè, questo bisognerebbe forse chiederlo ad altri. Io posso solo dire quello che ci ha sempre raccontato la famiglia di Isidoro Ferri, che ogni tanto arrivavano, cercavano i carabinieri, girellavano in sto bosco, ma che cercavano? Cioè, erano passati ormai mesi, anni, cosa ci venivano a vedere cosa? Ok? Quindi ecco, io faccio un brevissimo, diciamo così, prefazione di questa storia, Gabriele. Dimmi pure tu se devo continuare o vogliamo far vedere qualcosa. Ah, perfetto. Aspetta che tolgo. Ok. Forse devo togliere pure questo. La frase che leggi sotto è la frase di Anna, la figlia, che l'abbiamo messa perché ci piaceva come frase da mettere in una nostra presentazione quando abbiamo presentato la rivisitazione del caso Ferri dopo tanti anni. E ci sembrava giusto aggiungere questa frase perché secondo noi ha una certa sua ha un certo suo pathos, no? Come si dice. Poi anche in questo contesto, con questa bella foto, sapendo insomma che quello che è successo è anche bello a vedere come immagine. Ma guarda, credimi Gabriele, a volte le cose nascono così per caso, io non credo al caso, tutto ha un senso, secondo me, tutto è collegato. Rileggendo appunto tutto il caso Ferri, che poi adesso si entrerà nei dettagli, mi serviva una foto per la presentazione che con una luce in mezzo a un bosco, ma dove la cerchi? Cioè non è che si parla di ormai di la presentazione, per le volte l'abbiamo presentata, ormai sono passati una quindicina d'anni, quindi non è che si trovavano facilmente così. E scorrendo così in rete mi ero trovato questa fotografia qua che è molto simile tra l'altro alla zona dove Isidoro Ferri aveva visto questa luce. E allora l'ho messa su e poi quando l'avevo fatta vedere all'Anna, alla figlia, mi aveva detto, guarda Pietro, io non l'ho mai visto ovviamente perché io ero in un'altra stanza a dormire, ma guarda, sembra di vedere quello che raccontava mio padre. E quindi è curiosa sta cosa qui. Questa era una foto così, trovata in rete, casualmente, non mi ricordo neanche come ho fatto a trovarla, sinceramente. Però è curiosa. Cambia solo il colore della luce, vai, diciamo così. Eccoci qua. Allora, vediamo di iniziare un po' bene a ricostruire questa storia. Questa è la famosa Villa Radicchia e quella che vedete qui a destra è la chiesina adiacente alla villa. È una villa che ripeto, la prima costruzione risale al 1600, metà del 1600. E anche qui poi, se abbiamo tempo, vi racconterò qualche aneddoto su questa costruzione, su questa chiesa. Però adesso parliamo del caso. La sera del 10 ottobre 1984 e Isidoro Ferri, dopo aver fatto la giornata classica di lavoro, i figli erano piccoli, tutti e due minori, va a letto. Ma come? Allora, siccome aveva una figlia, Anna aveva la febbre, era malata, la figlia dorme nella stanza, in un'altra stanza con la madre. I proprietari della villa allora non vivevano
fissi presso la tenuta, ma ci andavano, era una villa, diciamo così, di vacanza, chiamiamola come vuoi, una delle tante proprietà di gente molto benestante che se lo può permettere. Però avevano il casiere, lui faceva il casiere, curava l'erba, il parco, le piante, insomma, e faceva la guardia. Quindi in quella casa c'erano solo la famiglia di Isidoro Ferri, lui, la moglie, 2 figli minori, un maschio e una femmina, e il famoso cane da guardia che abbiamo visto prima, un cane estremamente aggressivo, diciamo così, cattivo insomma, classico cane da guardia. Quindi alla sera se ne va a letto, la moglie e la figlia da una parte che aveva la febbre, questa è una finestra, ecco, fermati qui Gabriele perché questo è molto importante. Ok. E lui va a letto nella stanza al piano di sopra e dietro questa finestra c'è proprio la stanza dove Isidoro Ferri dorme in un letto con il figlio. A un certo punto durante la notte, qui bisogna dire chiaramente che non si sa che ore erano, perché Isidoro ha sempre dichiarato in tutte le sue testimonianze che non ha mai visto a che ora è iniziato il fenomeno che lo ha svegliato, ma si ricorda solo quando è cessato tutto che ha guardato l'orologio. Erano le 3:45 del mattino. Ricordatevi questo orario perché è molto molto importante. Quindi Isidoro va a letto e a un certo punto della notte, che ripeto non si sa che ore erano, improvvisamente viene svegliato da una fortissima luce che illumina la stanza dove dorme a giorno. Okay? Io non so se poi c'hai un'altra slide che ti avevo mandato, non mi ricordo se c'hai la slide della camera da letto, ce l'hai? Una ricostruzione nostra? Questa sì. Eccola qua, bravo, questa, perfetto. Allora, questa è una ricostruzione fatta, che abbiamo fatto noi. Isidoro a letto, entra questa luce che illumina il giorno, si sveglia, non si alza dal letto, attenzione, non si alza dal letto, ma siccome il letto è distante dalla finestra, la finestra è molto bassa, adesso da lì non si vede bene, ma in realtà la finestra è molto bassa, il pavimento, per essere chiari, è un po' più alto dei pavimenti normali rispetto alle finestre che stanno tipo a 60 cm da terra, no, è molto più alto. Quindi la finestra gli permette, essendo così bassa, di vedere la parte del bosco che ha di fronte, che ha davanti, a circa 60-70 metri, ok? Pur restando a letto, quindi basta solo guardare così e vedi. E cosa vedi? Ma vede improvvisamente una figura che lui descriverà come quella che vedete qua a destra, con una sorta di faro sulla testa, ed è questa luce che illumina la finestra, la illumina completamente. Allora Isidoro guarda e dice: ma che cavolo è? E vede che il bambino dorme, ma non si alza, continua a guardare e la prima cosa che gli viene in mente è: caspita, c'ho un bracconiere nel bosco, perché lì è zona di caccia, di bracconieri, tuttora si va a caccia lì, negli anni '80 ancora di più. E quindi resta lì a guardare questa strana luce. Poi questa luce qui improvvisamente si spegne e se c'hai la slide, un'altra slide da mostrare, vediamo se ti ho mandato quell'altra. Perfetto, bravo Gabriele. E improvvisamente cosa vedi? Vedi delle luci che è come se partissero da una certa altezza e cercano di toccare terra, ma si fermano. Sono luci strane. Lui al primo momento non riesce a capire bene che cos'è sta cosa. E cosa fa? Pensa che gli stanno dando fuoco al capanno. Cioè il bracconiere o ha acceso un fuoco nel bosco o gli sta dando fuoco al capanno. Allora comincia a preoccuparsi, dice: ma che cavolo stanno facendo questi qui? Io qui ho messo, questa fa parte della slide che abbiamo presentato noi molti anni fa, un caso che è stato ripreso in Francia, molti anni prima. Ovviamente qui in Francia è stato ripreso questo oggetto fotografato da un medico, questo oggetto discoidale con queste sorte di luce, chiamiamola così, in ambito ufologico viene definita di norma luce solida. Okay? Poi semmai ne parliamo un attimo di questa luce solida.
E io ho accostato la figura, la fotografia del francese a ciò che Isidoro mi ci aveva raccontato di aver visto. Quindi queste 3 luci che sembravano finite, cioè non erano luci, faceva fatica a spiegarle. Poi l'abbiamo capito cosa intendeva lui. Erano come 3 raggi ma ben definiti, ben descritti, circoscritti, non illuminavano, che scendevano verso terra senza toccare terra. A quel punto lì capisce che c'è qualcosa di strano. Poi queste 3 luci qua rientrano. Quando dico rientrano, intendo che è come se io avessi un braccio estensibile, lo spingo fuori, poi lo faccio rientrare. Ecco, non è che si sono spente. E anche qui è questa una tipologia di fenomenologia legata al fenomeno della luce solida. Dico luce solida perché si comporta come un solido, ma da un punto di vista visivo sembra una luce. Queste luci si ritraggono fino a scomparire. Lui non capisce bene cosa sta succedendo. Allora, cosa fa? Fa per alzarsi. In quel momento, mentre si sta per alzare per andare a vedere, vede che stavolta arriva una luminosità, una luce bianca che piano piano avanza verso di lui dal bosco. Allora non capisce, lo si avvicina alla finestra e vede che questa luce avanza. È come un fascio, anche qui ben circoscritto, ben descritto, che non illumina le zone circostanti, ma illumina solo dove viene emesso. Okay? Come se la cosa più simile che potremmo descrivere al giorno d'oggi è un laser, ma è errato definirlo un laser, perché questa luce avanza, cioè cresce man mano nel tempo cresce, pezzo per pezzo illumina sempre di più, sempre di più, sempre di più, e ma è sempre molto ben descritta. Allora Isidoro si affaccia alla finestra e vede che questa luce avanza, continua a avanzare e a un certo punto Isidoro comincia a preoccuparsi perché capisce che c'è qualcosa di estremamente anomalo, ma non riesce più a muoversi, è letteralmente bloccato, paralizzato. Cerca di muoversi, non riesce a muoversi. Non sa più cosa fare, viene preso dal panico, ha paura, una paura enorme, a quel punto gli viene in mente di tutto, di più, perché era qualcosa assolutamente al di fuori, diciamo, di quello che una persona potrebbe immaginare o descrivere. Tenete presente che si parla comunque di una persona del 1984, lui non è nato nell'84 ovviamente, quindi una persona tutto sommato semplice, che non ha mai saputo nulla sul fenomeno UFO, né tantomeno su fenomeni ottici o in generale. Si trova davanti a questa cosa, rimane bloccato e si rende conto chiaramente che non può muoversi e non riesce a parlare, non riesce a dire nulla. E lì gli entra il panico, un enorme panico, una paura enorme. Questa luce avanza, avanza, avanza e lo illumina un'altra volta. Come viene illuminato, lui sente un calore enorme in tutto il viso. Sente un calore enorme e i capelli gli si rizzano. Come avete visto, non so se abbiamo fatto vedere una fotografia quando aveva ancora un po' di capelli, ma a quel tempo, l'84, aveva parecchi capelli. I capelli si rizzano completamente. Questa sensazione dura qualche secondo, dopodiché questa sensazione cambia completamente, totalmente, da questa sorta di paura, di terrore e di angoscia di non sapere cosa sta succedendo, improvvisamente questo ce l'ha sempre detto, si sente improvvisamente bene, benissimo, un senso di tranquillità mai vissuta prima, cioè, sta proprio bene. È sbagliato dire felicità, è più corretto dire tranquillità assoluta, come se nulla fosse mai accaduto. Stava bene, ma non riesce ancora a muoversi. Questa luce qui è particolare perché oltre a illuminare tutto a giorno, ma anche in questo caso illumina solo e esclusivamente i tratti ben definiti del fascio di luce, non solo, ma, e qui non l'abbiamo mai capito perché lui non ce l'ha mai saputo spiegare, lui riesce a vedere addirittura, e questa è una cosa estremamente strana che
capitata solo un'altra volta in un caso che non siamo mai riusciti a indagare bene perché la persona ce l'ha raccontata molto velocemente al telefono molti anni fa. Lui riesce addirittura a vedere gli aghi di pino degli alberi che stanno di fronte, ma gli alberi che stanno di fronte e non sono a 50 centimetri, i più vicini sono almeno una decina di metri. E lui ci ha detto, io vedevo benissimo gli aghi di pino, come se l'immagine fosse ingrandita, zoomata. È difficile spiegare a Gabriele questa cosa. È una cosa simile ce l'hanno raccontata tanti anni fa, di un caso questa volta avvenuto nel Veneto, dove una persona che aveva visto sul balcone dalla finestra una strana luce, che poi alla fine ci ha detto sì, era una luce a forma di un disco, ok, che illuminava le case di fronte, e ci aveva detto, ma io vedevo addirittura il muschio sulle tegole della casa di fronte, ma era dall'altra parte della strada, ma non solo vedevo il muschio, ho detto, ci vedevo sopra gli insetti. E quindi ci siamo detti, no scusi, cosa sta dicendo? Non è possibile. E lui ha detto, sì, certo che non è possibile, ma io li vedevo, non mi chieda perché. E quando ci aveva raccontato questa storia, adesso senza divagare, subito ci era tornato in mente il caso Ferri. Cioè, questa luce alterava, non so, l'ottica della vita, non saprei cosa dire, cioè è una cosa così assurda che non saprei neanche cosa andare a come spiegarla, cioè alterava la dimensione dello spazio, non lo so cosa faceva. Fatto sta che Isidoro è stato sempre molto chiaro su questo, vedeva chiaramente gli aghi dei pino degli alberi, che ripeto, i più vicini erano almeno una decina di metri, ok? I più vicini. Dopodiché questa luce si ritrae, come la luce si ritrae e scompare, e anche qui si ritrae lentamente, piano piano, cosa che non è possibile fare con un fascio di luce, si muove, cioè si rende conto che si può muovere finalmente, ma non dice nulla, non guarda neanche il figlio. Perché? Perché improvvisamente vede in mezzo agli alberi, questa è una fotografia proprio del punto dove secondo Isidoro si trovava questa forma di luce. Era quella che abbiamo visto prima in cui c'era lui che indicava a terra. Sì, perfetto, bravo, siamo lì. Vedi praticamente questa sorta di melone, una sorta di melone allungato, lui lo chiamava così, un globo, chiamiamolo globo, ok? Luce rossa incandescente, che appare improvvisamente e in un attimo prende quota e velocità e vola via. Qui bisogna fare due pause per capire bene questa particolarità. La prima, questa sfera di luce che appare, questo globo, chiamiamolo come volete, appare improvvisamente, ma non è a terra, cioè lui non lo vede a terra, lui lo vede a una certa altezza. Quindi si presume che non sia appoggiato a terra. Come appare, un attimo, vola via. Mentre vola via e si solleva a estrema velocità, sposta i rami degli alberi che ha attorno. E questo Isidoro è sempre stato categorico. Quando questa cosa è volata via, i rami si sono mossi, le piante si muovevano, quindi ha fatto uno spostamento d'aria importante. Quindi una cosa fisica. E anche qui sono tutti particolari che non è semplice ricrearli se uno vuole crearsi una storia così assurda. Sotto invece abbiamo messo una fotografia che ci piaceva presentare il famoso caso Diaz, Carlos Diaz, delle astronavi di luce. Allora, è ovvio che non possono essere associate al caso Ferri, però è curioso, come nella fotografia precedente del caso francese, che ci sono alcune analogie su questo. Su questo non si può assolutamente negarlo. Questa sfera di luce quindi se ne va via, vola via, e il caso ufficialmente, il fenomeno finisce qui ufficialmente. A quel punto Isidoro cosa fa? Si rimuove, si sente accaldato, si gira, il bambino dorme ancora. Vabbè, il bambino dorme ancora, si avvicina, guarda la sveglia, sono le 3:45 del mattino. Ok? Quanto è durato questo evento?
secondo Isidoro Ferri l'evento sarà durato al massimo 10-15 minuti, non di più. La mattina dopo racconta tutto alla moglie, non racconta niente, ma non riesce a dormire. Non riesce a dormire perché non sta bene, non si sente bene, si sente affaticato, gli bruciano gli occhi. Non si sente bene per niente, tanto è vero che il giorno dopo andrà dal medico. Prima va a fare la denuncia ai carabinieri. E quindi il caso Ferri è uno dei casi indagati direttamente dai carabinieri e poi anche da alcuni apparati della difesa. Dopodiché va dal medico e il medico cosa gli trova? Beh, gli trova uno stato di malessere generale. Non stava bene, aveva la temperatura alta, aveva una forte irritazione agli occhi, quello che noi potremmo definire una forte congiuntivite. Io ho postato alcune, ti ho mandato alcune foto. Sì, era la mia. Perfetto. Ecco. Il classico occhio iniettato di sangue, ma non prende nulla. Ma il medico non gli dà nulla. Isidoro gli racconta cosa è successo, ma il medico si stringe nelle spalle, cioè non sa cosa dire. Questo malessere gli dura circa una settimana, mentre la congiuntivite e il fastidio agli occhi gli dura molto di più, gli dura per circa 2 settimane. E qui diciamo c'è la parte che riguarda gli effetti fisici su Isidoro Ferri, ma questi non sono gli unici effetti fisici che sono stati riscontrati quella sera. Perché? Perché Isidoro si rende conto, ripensando la mattina dopo, che, caspita, ma tutto quello che è successo stanotte, ma il cane abbaia a qualsiasi ora del giorno e della notte, cioè basta che passi una persona o un animale qualsiasi, cioè abbaia sempre questo cane. Perché non abbaia? Boh. Dov'è il cane? Dov'è il cane? Dov'è il cane? Va a cercare il cane. E il cane dov'è? Il cane è nella cuccia, ma non era legato, il cane era slegato. Quindi non lo cerca in giro, non lo vedi, poi non vedendo ha detto, ma sarà mica nella cuccia. È nella cuccia. Allora lo chiama, e il cane non esce. Allora lo chiama, non esce. Questa cosa ce l'ha raccontata tante di quelle volte, e anche Anna, sua figlia, ce l'ha raccontata, diceva che era impressionante. Cioè era un pastore, un bel pastore tedesco. Allora lo prende di forza e lo tira fuori dalla cuccia. Il cane non vuole uscire dalla cuccia. Come riesce a tirarlo fuori, il cane rientra dentro. Lo fa 2 o 3 volte e poi dice, vabbè, stai dentro. Stai dentro. Il problema è che il cane starà sempre dentro, uscirà pochissimo, okay, e smetterà di mangiare e di bere da quel giorno. Tant'è vero che 7 giorni dopo il cane muore di stenti. Okay? La foto che hai visto prima, quando io ti ho accennato al caso con Sani, Pierluigi Sani, no scusa, con Sergio Conti, che è quella persona che abbiamo visto col cappello e con la sigaretta in mano, e era riuscito a prendere il cane, ok? Ma come vedete nella fotografia, anche lì il cane guarda la cuccia perché rientrava sempre nella cuccia. Un cane che Isidoro ci ha sempre detto non ci si poteva avvicinare. Cioè io avevo paura pure con i bambini, perché era veramente un cane da guardia. E qualcosa è successo a quel cane. Cosa sia successo? Qui vediamo alcuni articoli di giornale, è difficile ipotizzarlo. Ma sappiamo bene che spesso gli animali sono estremamente sensibili a certi eventi ufologici. Sempre che non sia successo altro. Perché dico questo? Perché adesso veniamo alla parte, diciamo così, che cerca di ricostruire ciò che in realtà non potremo mai ricostruire. Poi parleremo anche degli effetti al suolo e di ciò che è stato trovato al suolo. Bisogna tenere presente che, come vi ho detto, il caso Ferri inizia teoricamente, secondo Isidoro Ferri, verso le 3:30 del mattino, visto che lui ha guardato l'orario quando era finito tutto, erano le 3:45, quindi teoricamente lui ha detto, sarà durato al massimo 10 minuti, no, un quarto d'ora esagerando. Però ci sono dei problemi, perché? Perché nel corso dell'indagine vengono fuori diversi testimoni. Un testimone, tra l'altro, che stava chiudendo un bar in un paese vicino, chiude la saracinesca, tira giù la saracinesca, accende la Vespa, sale sulla Vespa e vede proprio verso il bosco di Polcanto, proprio verso Villa Radicchia, una forte luce nel bosco. Così strana che
ferma la Vespa e dice, ma sta lì un attimo a guardare, ma che cavolo di luce è quella lì? Guarda l'orologio e sono le 1:30 del mattino, quindi non sono le 3:30. Il fenomeno è presente perlomeno dall'1:30, una luce molto molto forte. Non solo, ci sono vicino a qualche centinaio di metri c'è un'abitazione vicino alla Villa Radicchia. Allora a quel tempo era abitata da marito e moglie che non avevano figli. Marito e moglie sono a letto. A un certo punto sia il marito e la moglie si svegliano perché una forte luce li sveglia, gli entra dalla finestra e li sveglia dal letto. Loro si svegliano e dicono, ma che cavolo è? E diranno, era una luce così forte che sembrava giorno. Che ore sono? Sono le ore 3:30 del mattino. E cosa fanno questi due coniugi? Secondo te, Gabriele, cosa fanno? Boh, dipende Niente, molto dalle persone, bene. niente, si riaddormentano. Come se non fosse successo assolutamente nulla. Ma attenzione, si vive in una zona isolata del paese, siamo in un bosco, ok? Sono le 3:30 del mattino, il paese è a 3 chilometri di distanza, è il 1984, non c'è neanche la luce stradale, cioè non c'era la luce allora sulla strada, sull'unica strada che portava lì. Ti svegli alle 3:30 di notte con una luce che ti illumina tutta la stanza, con la moglie, la cosa ti sembra strana a te e la moglie, e la cosa più normale da fare è mi riaddormento. Curiosa la cosa, non è. Beh, Poi io non faccio testo, Pietro, perché sono di quelle persone che quando c'è una scossa di terremoto fortissima mi alzo e mi guardo attorno che è finito e mi rimetto a dormire. Ah beh, allora. Allora non fai testo. Allora non ti chiamerò mai per fare per una inchiesta, allora, scusa. Comunque, poi ci sarà un altro testimone che in auto vedrà delle strane luce sempre provenire dal bosco di Polcanto, in direzione sempre della Villa Radicchia, e sono circa le 2:30 del mattino. Quindi abbiamo diversi intervalli temporali non di poco conto. L'1:30 circa, 2:30 circa, 3:30 circa, e Isidoro che dice che tutto sarà durato al massimo 10 minuti. Nei giorni successivi lì arriva un po' il mondo intero a fare indagini e rilievi. Arrivano gli ufologi, appunto dicevo Sergio Conti, Pierluigi Sani, arrivano i carabinieri, arrivano alcuni mai definiti bene ricercatori universitari, perlomeno si presentavano così davanti a Isidoro. Arrivano i militari, classici militari con la divisa verde. Arrivano anche personaggi strani, borghesi strani, vestiti distintamente, che non fanno domande, gironzolano lì attorno, spesso in compagnia di militari, non si capisce bene chi siano. Servizi segreti. Diciamo curiosi, cercatori di funghi, chiamiamoli così, cercatori di funghi. E questa cosa va avanti per diverso tempo. Ma la cosa più interessante, perlomeno l'unica che sappiamo, poi non sappiamo cosa abbiano trovato altri ricercatori, è che gli inquirenti, appunto Sani e Conti, trovano delle tracce al suolo. Trovano 3 fori posti, se tu hai postato, hai fatto vedere prima un'immagine molto eloquente, trovano 3 fori, perfetto questa. E queste sono le immagini originali, la ricostruzione originale di allora. Queste sono le dimensioni originali di allora. Trovano questi 3 fori, e la cosa curiosa non è tanto la disposizione triangolare, che anche qui diciamo che triangolare ci ricorda qualcosa in ambito ufologico, però non è tanto quello. Il fatto è che questi 3 fori che vengono trovati, uno di questi fori è in dislivello, perché la zona lì non è in piano, ok? Ma è inclinata, il terreno lì è inclinato. Siamo a ottobre, il terreno è molto umido, siamo in mezzo al bosco, vedrai, e i fori hanno una profondità di circa 2 centimetri.
2 centimetri, 2 centimetri e mezzo, alcuno. Ma il foro che è più della parte inclinata è quello che ha una profondità minore. Questo cosa fa presupporre, essendo il terreno molto morbido e asciutto? Fa presupporre che, a differenza degli altri 2 fori, si potrebbe ipotizzare che ci fosse appoggiato al suolo un oggetto in grado di stabilizzare il peso. Ok? Perché se sono messo per così, ovviamente il peso mi va bene. Certo. E invece no, la parte meno fonda era proprio quella più inclinata. Come se appunto questo ipotetico oggetto avesse una capacità di stabilizzarsi. E il caso Ferri, quindi, diciamo che finisce qui, per quanto ne sappiamo, anche se rimangono molti dubbi e enigmi. Perché il figlio, questo è il punto, secondo Isidoro Ferri, questa è una foto scattata, oramai siamo oltre il 2010, 2013-14 non mi ricordo male. Il fatto è dell'84, poi qui hanno tagliato le piante, insomma ne hanno fatte, ovviamente è un bosco, quindi. Ci sono alcuni punti che non sono mai stati chiariti e che probabilmente non verranno mai chiariti. Il primo punto è effettivamente quanto tempo è durato questo evento. Qui, come ripeto, non lo sapremo mai. È durato 10 minuti, un quarto d'ora? È durato 2 ore e mezza? Ma chi lo sa? Cosa è successo in questo periodo lasso di tempo? Ma qui si possono solo fare delle ipotesi. Si può ipotizzare che il fenomeno fosse lì tranquillo tranquillo per i fatti suoi, diciamo dall'1:30 circa del mattino fino a quando, per motivi che non sappiamo, decide di illuminare la stanza di Isidoro Ferri alle 3:30 del mattino. Okay? Possiamo anche ipotizzare questo. Oppure possiamo ipotizzare che il fenomeno in realtà è lì da X tempo, oppure ipotizziamo anche dall'1:30 del mattino e lì sta facendo qualcosa. Ma cosa sta facendo? Questo non lo sapremo mai. Come non sapremo mai per quale motivo il figlio non si è mai svegliato. Come non sapremo mai, ad esempio, perché il cane ha smesso di mangiare, ne è morto di nebbia. Come non sapremo mai perché non si è mai sentito nessun rumore. Né tantomeno come faceva Isidoro Ferri a poter vedere gli aghi di pino, tranquillamente, come se fosse giorno. Né tantomeno per cosa ha spostato, cosa ha creato lo spostamento d'aria delle piante quando questo ipotetico oggetto se n'è andato via, nel più assoluto silenzio. E soprattutto, questa presunta figura antropomorfa che Isidoro ha scambiato per un bracconiere, cosa sta facendo lì nel bosco di fronte alla casa di Isidoro Ferri? E perché si è messo a illuminare proprio quella stanza dove c'era dentro Isidoro il figlio? Avrebbe potuto illuminare qualsiasi cosa. Perché? Perché svegliare appositamente uno dei 2 testimoni, che poi il secondo in realtà non è neanche un testimone, perché il figlio non si è mai svegliato. E il figlio non era mica malato, non aveva la febbre ce l'aveva la sorella, la bambina. E perché non si è mai svegliato? Ecco, questo Isidoro sono i grossi enigmi di questo caso che è conosciuto anche all'estero, tanto è vero che se ne era occupato anche Hynek, allora famoso astronomo che è responsabile scientifico del progetto Blue Book. Pure lui se ne era interessato a questo caso. Isidoro, per quanto ci ha sempre detto, è sempre stato molto contento della sua esperienza. Ci ha sempre detto: guardate, io spero solo di un domani di poterla rivivere perché è stata una cosa bellissima. Sì, ho avuto paura all'inizio, ma poi questo senso di tranquillità che non ho mai più provato in vita mia, una cosa, cioè, è indotta ovviamente, cioè il fenomeno che ti crea questa sorta di tranquillità, ma è una tranquillità reale o è una tranquillità che serve per tenerti buono mentre succede altro? Questo non lo sapremo mai. Okay. Né tantomeno potremo mai sapere se il fenomeno si è veramente fermato al di là della strada, fronte a Villa Radicchia, oppure si è avvicinato fosse solo al cane. Non lo sapremo mai. E questo è il caso Ferri.
Allora, Pietro, c'è una domanda che ti faccio subito perché ritengo non solo inerente ma importante, in cui Anna Maria ti chiede se c'è un libro che racconta della vicenda narrata questa sera. No, un libro solo esclusivamente sul caso Ferri no. C'è la famosa collana UFO in Italia creata dalla SUF, che lo ricostruisce molto bene, ma è una collana dove dentro vi è tutta la casistica italiana e parla anche in modo approfondito del caso Ferri, ma un libro solo sul caso Ferri non c'è. Guarda, ha fatto una domanda che da molto tempo ci frulla per la testa, di fare un libro, e non è detto che non lo faremo, perché abbiamo strani progetti per la testa, che per il momento non ti dico niente, Gabriele, ma potremmo fare un libro sul caso Ferri. Sarebbe interessante. Sì, 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 sì. Ti risulta, perché qualcuno, adesso non mi ricordo chi, scorrendo la chat, diceva che forse questo caso è stato illustrato la domenica del Corriere, può essere? Ti risulta? No, non mi risulta. Ah, ok. La Domenica Corriere non mi risulta, però non posso esserne certo al 100%. Io personalmente ho visto moltissime tavole della Domenica Corriere, perché avevamo un socio che le collezionava, ma non mi ricordo di aver mai visto una tavola sul caso Ferri. Poi posso sbagliare, attenzione, No, però non me vabbè, la certo, ricordo. chiaro. No, no, ma è una bellissima collana che sicuramente è unica nel suo genere, sia da un punto di vista delle informazioni che anche dal punto di vista artistico, no? Sì, Fumettistico. sì, sì, no, ma la Domenica Corriere ha fatto scuola, cioè storia, cioè le illustrazioni di... Aspetta, come si chiamava? Walter Molino? Forse Non mi sì. ricordo. Caspita, io mi ricordo quelle illustrazioni che veramente allora non c'erano, quando si poteva ricostruire gli episodi o gli eventi, c'era questo grandissimo illustratore che era appunto Walter Molino, uno dei maestri italiani del disegno, ricreava, ma anche fatti di cronaca normali, nel Sì, senso sì, sì, sì. ricreava eccezionale, era veramente eccezionale. Eppure oggi, secondo me, sarebbe interessante una collana di piccoli volumi di casi specifici. E allora me lo Casi puoi far dire, e allora me lo vuoi far dire, scusa. Allora, perché c'è la telepatia, c'hai, e c'hai la telepatia. No, perché No, io non ci effettivamente vengo sarebbe più, io non ci interessante. vengo più da te lo dico. Scusa, ti dico, voglio fare una sorpresa forse, e tu mi ricordi così, scusa. No, no, non ti voglio rovinare la sorpresa, No, ma semplicemente penso che scherzo, sia Gabriele, scherzo, scherzo. una cosa che manca oggi, cioè anche perché è una memoria storica che secondo me si sta perdendo, quella dei casi storici italiani documentati, eccetera. Qualcuno tra il pubblico, per esempio, diceva: com'è che ho l'impressione, anzi, era la Lica che lo diceva, com'è che ho sempre l'impressione che i casi italiani siano più interessanti di quelli americani? Eh, E si poneva la domanda e dice: è perché sono realmente più interessanti o forse perché li sentiamo narrati da chi li ha realmente investigati? E io infatti gli ho detto che quest'ultima cosa è importante, perché è ovvio che una cosa è che io racconto un caso così, sì, l'ho studiato sui libri, sui testi, eccetera. Un'altra cosa è sentire un caso da chi ha indagato sul campo e da chi ha vissuto magari a sua volta, non dico esperienze ufologiche, alienologiche, eccetera, ma sicuramente l'esperienza di vivere i luoghi, le emozioni delle persone, nelle interviste, magari aver raccolto anche istintivamente delle sensazioni come possono essere quelle che ti trasmettono dei luoghi dove ci sono stati degli eventi che possono avere delle energie particolari e possono ancora darti quell'emozione e quella carica come se realmente tu stessi vivendo o vedendo qualcosa che immagini attraverso le parole di un racconto che ha un motivo di essere indagato. Ma guarda, allora, ha perfettamente
Ha ragione la cara amica, ma c'è una spiegazione, attenzione, c'è una spiegazione. Perché i casi italiani gli danno questa impressione? Ma perché da un punto di vista internazionale l'Italia è uno di quei paesi che ha avuto la fortuna, chiamiamola così, la fatalità, di avere tra i più alti numeri di incontri ravvicinati al terzo tipo, okay? O perlomeno incontri ravvicinati con entità. Okay? Spesso si parla appunto dei casi americani che sono noti, sono tantissimi, sì, però se si va a vedere i casi importanti di incontri con entità, sono quelli, si conoscono 4, 5, non ce ne sono molti di più. Poi avvistamenti quanti ne vuoi, dischi, triangoli, video su YouTube, da quando c'è YouTube tutti i giorni, giù, 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 giù. Ma se si guardano i casi che hanno fatto veramente la storia dell'ufologia, e quando si parla di casi con presunte entità, allora le cose cambiano. E l'Italia ne ha avuti molti, moltissimi. Moltissimi, e tra l'altro devo dire anche sempre ben inchiestati, sempre ben inchiestati. E quindi questi casi che ogni tanto qualche appassionato, qualche ricercatore, qualche divulgatore ripropone, o tramite libri, tramite racconti, interviste, video come possono essere questi, e la gente li risente e dice: ma io sta storia l'ho già sentita. E l'hai già sentita? Sì, perché questo è un caso eclatante. Cioè il caso Ferri è stato uno dei casi, tipo il caso Lotti, tanto per essere chiari, conosciuto anche all'estero, cioè ne hanno parlato per molto tempo, perché non è così scontato un evento del genere, attenzione, non è così scontato. Quindi sì, il motivo c'è. Siamo in un paese che ha una storia non solo di cultura vastissima, enorme, ma abbiamo una grandissima cultura e storia anche da un punto di vista ufologico. Condivido, non dimentichiamo che abbiamo anche il primo caso ufficiale di UFO Crash in Italia. Sì, abbiamo anche quello ufficiale, poi forse non sarà stato il primo, però perlomeno è considerato, diciamo, semi-ufficiale, vai, o ancora ufficiale, aspettiamo che in Vabbè, pompa magna il è prossimo ufficiale presidente. nell'ambiente non ufficiale. Aspettiamo le dichiarazioni del prossimo presidente degli Stati Uniti. E sperando che arrivino. Allora, Pietro, prima di iniziare a parlare naturalmente del caso di Phoenix, Sì? faccio vedere un attimo il libro che avete scritto come Gauss, che parla appunto di questo caso importante a livello internazionale, che avete abbondantemente documentato, appunto tanto da scriverci un libro, poiché le vostre investigazioni, le vostre indagini, da quello che ho capito dal materiale che mi hai mandato, hanno tenuto in considerazione la stragrande maggioranza degli aspetti investigativi che necessariamente vanno, diciamo, meticolosamente visionati, studiati, ricercati, eccetera, per fare un'investigazione a 360 gradi in ambiente, diciamo, fisico, Sì, quindi il meteo, le mappe, i luoghi precisi, ovviamente le testimonianze, quelle non si vanno a vedere, si ascoltano o si leggono, e ho visto che hai messo anche tutta una serie di velivoli sperimentali, pseudo segreti, e in alcuni casi invece già industrializzati, quindi attualmente attivi, seppur parzialmente ancora segreti, e altri ancora. Naturalmente, diciamo, questa ricerca è stata fatta qualche anno fa, quindi magari non ci sono gli ultimi prototipi militari, eccetera, usciti in questi anni, perché ma cambia poco, quindi. sì, questo Cambia sì. poco. Dici com'è che avete avuto questa spinta di scrivere questo testo e fare ovviamente un'investigazione che non era facile fare, visto che comunque era oltreoceano. Certo.
Allora, innanzitutto tengo a precisare che questo era, ma presumo lo sia tuttora, il secondo e unico libro che esiste al mondo sulla storia di Phoenix, sul fenomeno dei Phoenix Lights. Il primo è della dottoressa Kitei, che ha fatto anche la prefazione a questo nostro libro, e il libro della dottoressa Kitei è una raccolta fondamentalmente di testimonianze, mentre qui noi siamo andati un po' più a fondo, abbiamo preso sì una parte di testimonianze, ma non le abbiamo sviscerate come aveva fatto la dottoressa Kitei, perché non sarebbe stato corretto. C'era già un libro che indicava e spiegava bene le principali testimonianze, quelle più forti. Noi ci siamo, diciamo così, incentrati più su fare un'analisi tecnica, ok? Di quello che la gente ha raccontato, di quello che è stato fotografato e filmato e delle dichiarazioni che poi sono state rilasciate nel corso del tempo. Questa indagine, che è durata un buon anno, anche più, sì, diciamo un anno, facciamo un anno, ok? Ha visto un po' riunire tutti noi del Gauss, che ci siamo ritrovati e abbiamo detto dobbiamo fare per forza di cose qualcosa su questo evento, perché riteniamo che questo è un avvistamento di massa. Per chi non lo sapesse, gli avvistamenti di massa sono quegli avvistamenti di fenomeni ufologici dove il fenomeno viene osservato appunto da una massa di persone, e massa si intende non da 5, 6, 10 persone, ma si parla di almeno un centinaio di persone. Qui si parla addirittura di una città, Phoenix. Tenete presente, Phoenix è in Arizona, tuttora Phoenix è la città più grande, capoluogo tra l'altro dello stato dell'Arizona, ora attualmente conta 1.000.000, circa 200.000 abitanti, che è enorme per essere lo stato dell'Arizona, che per chi non sapesse è uno stato abbastanza desertico, e poi di fronte a altre città ovviamente non è grande. E nel 97, quando è venuto il caso, a giugno del 97, comunque il numero degli abitanti era comunque sul 1.000.000 già allora. Perché abbiamo fatto questa indagine? Perché indagini fatte su avvistamenti di massa sono estremamente limitate. Teniamo presente che sono pochi gli avvistamenti di massa che hanno un eco mediatico importante. Cioè io ne ricordo, posso fare due, ne dico due, così, che sono i più eclatanti, che sicuramente la gente conosce. Uno è il famoso Ondata del Belgio, okay, degli anni 90, che Gabriele conosce molto molto bene, dove lì si sono divertiti a, diciamo così, a svolazzare in lungo e largo sulle città del Belgio per qualche mese, giusto brevemente. Poi sì, poi era un ragazzo che lanciava in giro un oggetto, lo fotografava, va bene, perché va bene anche dire così la gente è contenta, no? Gabriele, giusto? E l'altro che mi viene in mente, casualmente, per ritornare alla domanda della nostra amica, è venuto in Italia, tanto per cambiare. Firenze. Ed è il famoso caso degli UFO sullo stadio di Firenze del 54. Questi si parla di avvistamenti di massa. Allo stadio di Firenze del 54 c'erano circa 4.000 persone che l'hanno visti, e mentre in Belgio c'erano centinaia di migliaia di persone, e a Phoenix c'era buona parte della cittadinanza che ha visto queste cose. Perché abbiamo deciso di farlo su Phoenix? Ma perché fondamentalmente avevamo qualche dato in più rispetto al passato. Il caso era del 97, e tenete presente che del caso di Phoenix se ne parla a distanza di qualche anno, non viene fuori subito, se non nei giornali locali, se ne parla poco. Mentre invece a distanza di 2 o 3 anni, grazie appunto al lavoro della dottoressa Kitei, che presenta il libro, che è la prima, tra le prime a andare a indagare, vince anche un premio per un video documentario appunto su questo caso qui, riesplode, cominciano a parlare i grandi media, l'ABC, la CBS, di qua e di là, e saltano fuori tutti i filmati e registrazioni fatte dalle emittenti locali di 3 anni prima. Cioè,
se ne è parlato niente. Tutti gli americani dicono, cosa è successo? Cosa è successo? È successo qualcosa di grosso, ma 3 anni fa è successo, non è successo ieri. Quindi noi, avendo saputo di questa indagine fatta molto bene dalla dottoressa Chitei, riprendiamo un po' in mano le testimonianze e ci rendiamo conto che non solo ci sono le testimonianze, ma poi saltano fuori, appunto, a distanza di anni, saltano fuori alcune dichiarazioni, incongruenze del Dipartimento della Difesa, della base di Yucca Air Force, che è appunto nell'Arizona, che è un'enorme base operativa dell'aeronautica militare con centinaia di velivoli, okay? Velivoli che poi saranno visti, osservati in volo, senza piani di volo, improvvisamente, come se stessero dando la caccia a qualcosa, addirittura osservati e anche con un poco spavento da alcuni piloti di volo dell'aeroporto di Phoenix, ok, che lo vedete qua, l'Arbor Airport, che improvvisamente si vedono arrivare sti caccia a tutta velocità senza che l'attore di controllo dica niente. Cioè, ma io dico, ma che succede qua? Ma è un'esercitazione, poi verrà fuori che è un'esercitazione, no? Perché è normale, chi è che non svolazza vicino a un aereo di linea con un caccia? Normale, no? Così come la sorta della storia dei flare, che queste poi le luci verranno spiegate poi appunto dai militari, a distanza ovviamente di molto tempo, come un'esercitazione con un lancio di flare. E lì abbiamo capito che c'era qualcosa che non tornava. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso tutte queste belle dichiarazioni, abbiamo preso le testimonianze e abbiamo cominciato a indagare da un punto di vista più tecnico, perché nessuno l'aveva fatto. Quindi abbiamo cercato di capire un po' questo lancio di flare, ma di che si parla? Cosa stavano facendo sti piloti americani, questo esercito americano? Cosa stava facendo? Un'esercitazione aerea. Ah, bella, sì, interessante. Dove? A Phoenix. Phoenix è grande, ma Phoenix dove? Ah, in Arizona. Cavolo, qui è ancora più grande, uno stato. Insomma, alla fine cosa scopriamo? Scopriamo che effettivamente sì, c'è stata un'esercitazione militare, okay? Con il lancio di flare. I flare sono questi, adesso per essere molto brevi, io ti ho mandato anche alcune immagini fotografiche, però sono quei famosi fumogeni luminosi che vengono utilizzati per illuminare, per essere, diciamo così, per fare un esempio più semplice, anche se non sono la stessa cosa. Avete presente i fumogeni da stadio? Degli ultracoli luminosi che creano fumo. Ecco, i flare sono una cosa simile e vengono utilizzati durante le esercitazioni militari per illuminare il campo di battaglia e quindi vengono lanciati dagli aerei, dagli elicotteri e così via. Esistono anche flare per uso della marina militare e quindi abbiamo cercato di capire bene, perché al primo momento la cosa non ci sembrava possibile. Ma scusa, ma questo fenomeno qua è durato 3-4 ore, ma quanti flare hanno lanciato? E allora abbiamo cercato di capirlo e non è stato semplice, perché tante informazioni su, ovviamente, prodotti per uso bellico non è che si trovano dietro l'angolo, non è stato semplice fare. E abbiamo scoperto cose interessanti che mai nessuno si immaginava, ovvero, ma i flare effettivamente sì, possono durare pochi minuti una volta lanciati, ma possono durare anche molto tempo, possono durare anche 30 minuti, 40, anche un'ora. Possono avere i paracadute, tra l'altro. Possono avere i paracadute, non è che cascano giù come si vede, ad esempio, nelle immagini che ti ho mandato, come si vede che nei non film. trovo. Vabbè, è uguale. O nelle immagini nei film dove ci sono questi aerei che sparano questi sorta di bengala luminosi che cascano giù a raggiera. Sì, di norma sono così, ma ci sono anche quelli col paracadute che restano sospesi. E quanto restano sospesi? Quanto restano sospesi dipende anche dalle correnti d'aria. E lì siamo intervenuti, grazie appunto al nostro socio che era un fisico dell'atmosfera, a fare uno studio appunto sulle correnti d'aria, su tutti i dati meteorologici di quel periodo lì, presi direttamente dai siti ufficiali, attenzione. E qui adesso ci sono solo poche immagini, ma nel libro c'è tutto un capitolo su questa cosa qua, con le differenze di temperatura, le correnti d'aria, il vento al suolo, il vento in quota e bla 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 bla.
E cosa abbiamo scoperto? Beh, abbiamo scoperto che effettivamente questi flare, se erano stati utilizzati per un lungo periodo e magari utilizzati con il paracadute, effettivamente potevano essere stati trasportati dal vento. Okay? Qui vediamo le differenze di temperature in base alle quote, le variazioni di umidità, insomma tutte queste cose qua. E scopriamo che questi oggetti, questi flare, potevano effettivamente essere stati trasportati dal vento per anche un lungo periodo. E quindi la versione dei militari era perfetta. Peccato che però il vento andava da un'altra parte e quindi teoricamente sarebbero dovuti andare da tutt'altra parte, da dove poi era stato visto il fenomeno. Fenomeno che, cioè io qui tengo a precisarlo, queste cose non è che le abbiamo scoperte, noi le abbiamo pubblicate in un libro, ma queste cose poi sono saltate fuori anche in America, perché anche là persone che hanno cominciato a fare indagini in modo molto più serio hanno cominciato a valutare i dati e hanno fatto 1+1 che dovrebbe fare 2, perché fa 3, c'è qualcosa che non torna, quindi forse non è l'1+1 che ci hanno detto i militari. Queste sono immagini reali, okay, di questo oggetto che secondo alcuni testimoni, anzi secondo molti testimoni, è apparso inizialmente come una sola sfera luminosa, poi sono diventate 6, poi sono diventate 8, e che a secondo della prospettiva di vista dalla città di Phoenix aveva una forma o a boomerang, classico boomerang, o proprio a triangolo, un triangolo vero e proprio. Alcuni addirittura dicevano no, io ho visto solo una linea orizzontale di luci. Alcuni dicevano invece che quando questo oggetto, perché tra l'altro è la cosa interessante che è cambiato quota più volte, cioè si abbassava e si alzava, cosa che ovviamente non possono fare i flare, era possibile notare una struttura solida che collegava, tra virgolette, queste luci. Una struttura solida enorme, gigantesca, una cosa mai vista prima. Di che si parla? Ma si parla di dimensioni stimate di circa 300 metri di lunghezza per 250-260 metri di larghezza. Questo perché? Perché molti testimoni hanno dichiarato era grande quanto un campo da football. Altri hanno indicato no, era più grande di un campo da football. Un pilota civile di voli commerciali, avendolo visto a terra, era a terra quel giorno, ha dichiarato sarà stato largo come 4 Boeing 747, che hanno un'apertura all'aria di circa 70 metri. Quindi se era più grande di 4 Boeing messi in fila, 7x4, a casa mia fa 28, 280, quindi diciamo. Tra l'altro oscurava una porzione di cielo. Ecco, questa è una cosa estremamente importante. Tutti i testimoni che hanno dichiarato di aver visto questo oggetto sono stati concordi nel dire che oscurava le stelle, cioè quando passava sopra nel più assoluto silenzio, e passava lentamente, perché le velocità variano molto, variano da circa 100 km orari a circa 800 km orari. Alcuni ipotizzano, secondo alcune testimonianze, che si sia superata anche Mach 1 o Mach 2. Questo non lo so, non ve lo posso garantire, ma vi posso dire che ci sono testimonianze di piloti di volo in fase di atterraggio a circa 10.000 metri di quota che si sono trovati, questo oggetto lo vedevano in lontananza, non riuscivano a capire cos'era perché era enorme, e loro volavano circa 850 km orari e l'oggetto volava alla stessa velocità. Quindi si sta parlando di un oggetto estremamente particolare. Altri invece hanno riferito che quando l'hanno visto a una quota stimata in qualche centinaio di metri, ma era difficile stimare non avendo punti di riferimento, era un qualcosa di traslucido. Cioè c'erano queste luci che erano tutte attorno, diciamo così, al perimetro dell'oggetto, e c'era una struttura traslucida. Okay? Un gruppo di immobiliaristi di Phoenix, che erano a un ritrovo quella sera lì, dichiareranno invece di aver visto chiaramente che queste luci
provenivano da una serie di finestrini, okay, dove dietro questi finestrini sembrava apparentemente di vedere delle figure. Okay. E tutta questa sorta di fenomeno di avvistamento dura, ripeto, circa 3 ore. La cosa buffa e assurda è che la torre di controllo dell'aeroporto civile non rileva nulla, mentre invece la torre di controllo dell'aeroporto militare della base operativa UK Air Force non sappiamo cosa ha rilevato perché non ce l'ha mai detto e quindi non lo sappiamo. In compenso sappiamo che molti testimoni hanno visto sia F-16 che F-15 partire con uno scramble, che sarebbe la classica manovra di partenza d'emergenza che si fa quando si cerca di intercettare un oggetto, e li hanno visto dirigersi verso queste luci. E poi abbiamo la testimonianza appunto di un pilota di volo che era in fase di atterraggio e di avvicinamento all'aeroporto di Phoenix, che improvvisamente si è visto passare davanti un F-16 diciamo a tutto gas, e si è anche spaventato, ha chiamato l'aeroporto e ha detto: oh, ma che è sta cosa? Ma siete fuori? Cioè, ma fate le esercitazioni, ma avvisate almeno. E nessuno sapeva nulla. Quindi è un caso estremamente interessante, eclatante, non solo per le fotografie, le centinaia di testimonianze raccolte, le immagini, i video raccolte che si possono trovare tuttora su YouTube. Invito tutti gli amici, io qui non ho postato video perché ovviamente c'è un copyright dietro, sono tutte immagini che provengono da TV emittenti locali, poi riprese dai grossi media americani, e la cosa curiosa è che appunto l'evento riesplode fuori a distanza di diversi mesi, non subito. E da lì in poi esplode la polemica. Cominciano a parlarne in modo massiccio i media, c'è la pessima figura fatta dal sindaco Symington, se non mi ricordo male, in conferenza stampa, dove si presenta a distanza di qualche settimana con un alieno, che era una persona dell'entourage dell'amministrazione, un alieno con un casco, per prendere in giro chi diceva che erano UFO. Peccato che lo stesso Symington, molti anni dopo, quando non è più non ricopre più cariche istituzionali e governative, rilascerà una dichiarazione alla stampa dove dirà che fu costretto a fare questa falsa farsa perché le pressioni da parte delle istituzioni erano molto elevate e che lui sapeva benissimo, perché l'aveva visto pure lui. Infatti, era stato lui stesso testimone. E quelle luci lì non erano mica i flare degli aerei, ma col cavolo, era un oggetto enorme, ma si parla di centinaia di metri di diametro, che è volato sopra la città di Phoenix. E la cosa curiosa è che un fenomeno molto simile era stato già visto qualche settimana prima, sempre nella grande contea di Phoenix, che è veramente enorme, ed è già stato visto da alcuni allevatori, perché adesso noi guardiamo, non dobbiamo vedere le città americane come le città italiane, dove c'è un paesino attaccato all'altro e si arriva alla città. In America non è così, perché l'America è enorme, soprattutto in certi stati, quelli poco popolati, come può essere il Texas, il Nevada, l'Arizona casualmente, e comunque anche Texas e Nevada sono, diciamo così, stati ricchi di avvistamenti. C'è la città, c'è il nucleo abitativo, e poi a distanze di decine di chilometri cominciano ad esserci altri abitati o piccole fattorie sperse di qua e di là. Ecco, un fenomeno simile era stato visto qualche settimana prima da alcuni allevatori, che non aveva detto niente a nessuno, perché non andavano mica in città a raccontare, non vedevo mica fare 3 ore di auto, andare in città a raccontare cose. Alla fine. E qui a noi poi abbiamo fatto pure un'analisi e una valutazione sui mezzi militari che potevano giustificare, appunto, perché si era parlato di mezzi ipotetici segreti militari, perché c'era questa sorta di censura
rifiuto di parlarne di questo evento da parte dei militari, che cercavano in tutti i modi di giustificarlo con il lancio di flare, e poi abbiamo capito tutti che era una cosa assurda. E quindi abbiamo fatto un'indagine e abbiamo detto, vabbè, ma per quello che sappiamo, ma questi velivoli militari, segreti, stealth o non stealth, ma di cosa si sta parlando? Cioè, di che oggetti si sta parlando? Quanto sono grossi? E lì abbiamo fatto tutta una sorta di analisi che potete trovare sul libro, con tanto di dimensioni reali di questi, e vedrete che effettivamente si parla di piccoli aerei, cioè lo stesso famoso B-2, il bombardiere, poi parleremo anche di questo, il famoso bombardiere invisibile B-2 è molto più piccolo di un 747, quindi non era assolutamente un B-2 che volava, che è questo, senza fare un rumore, fermo restando che fa un rumore incredibile, perché pure questo c'ha i reattori, cioè non è che va acqua minerale, c'è un sistema di propulsione a reattori, quindi fa abbastanza rumore anche questo, mentre questo di Phoenix volava in assoluto silenzio. Si era poi ipotizzato a progetti ultrasegreti che abbiamo visto nella slide precedente, di questi dirigibili che oramai se ne parla oramai da qualche decennio in America, ma non risulta che siano mai stati costruiti. Questi sarebbero progetti di dirigibili militari per il trasporto pesante, sono enormi, si parla di dirigibili da lunghezza di oltre 100 metri, okay? Una sorta moderna del Hindenburg, del famoso Hindenburg, okay? Qui addirittura sono 3, perché permetterebbero teoricamente di trasportare decine di carri armati, cioè centinaia e centinaia di tonnellate di peso. Peccato che sono sempre stati solo progetti, non è mai volato nessuno di questi così enormi, se non piccoli prototipi di qualche decina di metri, e quindi anche lì. E poi non hanno comunque la forma. Insomma, nel libro appunto potete trovare tutto un insieme di indagini fatte attentamente, e di domande che alla fine sono state 10 domande che sono rimaste senza nessuna risposta, e tuttora nessuno ha dato più nessuna risposta a queste domande, perché appunto rimangono così alla fine inevase, e è un peccato perché poi nessuno poi è più ritornato sul caso di Phoenix, malgrado sia, ripeto, un caso eclatante. Io adesso qui me ne ho stampate le domande, ma era giusto per farle vedere, sentire ai nostri amici. La prima domanda, ad esempio, era come era possibile spiegare l'estrema durata dell'avvistamento, si parla più di 3 ore. Nessuno l'ha mai spiegato, ok? Oppure, se il fenomeno erano dovuto a questi flare, ma perché nessuno si è accorto che erano flare? Cioè nessun mai cittadino ha detto, ah sì, erano flare. E poi soprattutto, perché nessuno ha mai visto il fumo rilasciato da questi flare? Perché non li hanno mai ritrovati a terra, visto che poi cadono. Non è che si disintegrano, cioè ci sono i resti a terra, no, sono mai stati ritrovati. E poi nessuno ha mai spiegato, ma chi è quel cretino, scusate il termine, che si permette di fare un'esercitazione militare su una città di 1 milione di abitanti? Ma dico, siamo fuori testa. Cioè, queste sono tutte domande a cui nessuno ha mai risposto. E io ve ne ho dette solo 3, ma nel libro ne troverete 10 che sono tuttora senza nessuna risposta. E che continueranno a non avere alcuna risposta. Allora, se mi permetti un attimo di fare un excursus veloce di queste fotografie, giusto per fare capire l'impossibilità che questi velivoli possano entrarci anche gli altri. Con il caso di Phoenix, per esempio, questo è un F-117, è un aereo che ha un'apertura alare di 14 metri e una lunghezza di 16 più o meno, quindi lungi dall'arrivare a quelle misure incredibili. Inoltre è un velivolo stealth da combattimento, a parte le luci da guerra, le luci di atterraggio e di posizione, non ha l'albero di Natale che si accende per farsi vedere nella notte. E questo ovviamente si parla di prototipo di Aurora, su cui ci sono tante teorie. Anche questo dovrebbe essere un prototipo di Aurora. Questa è una famosa foto storica, se non ricordo male, dei fine anni 80, primi anni 90. Sì, famosissima questa, Questa del Regno Unito, se non ricordo male, di un presunto prototipo triangolare, ma anche qui le dimensioni sono
praticamente quelle di un caccia pesante, per Qui, intendere. Gabriele, mi permetto di farti solo un appunto. Questa è una famosissima fotografia mai smentita. È stata ripresa su una piattaforma sul Mare del Nord da un addetto alla piattaforma, un operaio, che era lì che si fumava una sigaretta. La foto è del 1987, attenzione, è del 1987. Questo che vedete è un 707 da rifornimento, è un aereo grande, ma non è un 747. Quello che vedete dietro sono due F-114, erano due cacciabombardieri americani di allora, che erano di scorta, e questo oggetto triangolare, che ufficialmente non è mai esistito, è stato ripreso sopra il Mare del Nord mentre fa rifornimento, nel 1987. Ok, però le dimensioni sono queste. Scusami, Gabriele. Sì, 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 hanno fatto benissimo. A me di questa foto solo una cosa mi ha sempre fatto strano, proprio la scorta, perché in un caso del genere mi sarei aspettato una scorta di caccia intercettori. All'epoca c'erano gli F-14, gli F-16 già c'erano, eccetera. Questa è una cosa che non ho mai capito di questo evento, che secondo me ha comunque del misterioso. Te lo posso spiegare, non ti dico che sia la verità, ma c'è una ipotetica spiegazione a questo. Ah, ok. L'F-114 era un cacciabombardiere di lungo raggio, quindi aveva un'autonomia elevata, molto elevata. È un aereo che non ha paragoni tuttora, se non nel Tupolev Tu-22 russo. Quindi si parla di aerei con migliaia di chilometri di autonomia. Un caccia non ha questa grossa autonomia, quindi se questo oggetto che scortavano aveva o possedeva una grande autonomia e aveva attraversato, non lo so, l'Oceano Atlantico, buttiamola di così, Beh, ci sta. era necessario avere velivoli di scorta in grado sì di lanciare eventuali missili, ma di avere un'enorme autonomia, e un caccia non può averla. Questa è l'unica cosa che mi è venuta così in mente quando anch'io mi ero fatto la tua stessa dubbio, li ho avuti anch'io, ma è l'unica cosa per cui ci metto di scorta due cacciabombardieri a lungo raggio. Ci sta, ci sta, ci sta. Ah, qui abbiamo un FA-18 sperimentale sotto e sopra un aereo che dovrebbe essere un Blackbird, un Birds of Prey. Sì. Birds of Prey, aereo di cui ho parlato tantissime volte per la peculiarità delle nanocamere che lo rendevano speciale. Questo è un prototipo che il Manta Ray, mi pare. Sì. Dovrebbe essere il Manta Ray, è un drone che tra l'altro era super avanzato, ma ha fallito miseramente alla prima missione di spionaggio nell'Iran. Non si sa ancora oggi come. Quando questo drone stava sorvolando l'Iran, un hacker iraniano è riuscito a hackerarlo e farlo atterrare sul suolo iraniano, e fu consegnato paro paro ai russi, praticamente. Così si dice. Così si dice. Questo è il Birds of Prey, che è tra l'altro un velivolo della Boeing che è esposto al museo, allo Smithsonian. Questo era un X-47, la prima versione, mi pare. Sì, la versione che non ha mai realmente, non è mai entrata in servizio. Questa è la versione invece attualmente in dotazione della Marina, che comunque è molto più grande ed è imbarcata nelle portaerei. Però parliamo sempre di aperture alari massimo di 14, 15, 16 metri. Sì. Idem per questo. Questo è un caso patologico, diciamo, degli esperimenti americani, perché questo è il Darkstar, famosissimo Darkstar, che doveva fare delle cose pazzesche, ma è stato poi bocciato all'atto pratico, non dovrebbe mai essere entrato ufficialmente in servizio. Ufficialmente no. Qua abbiamo sempre il Birds of Prey, l'X-36, che se non erro era gestito
USAF NASA, quindi era un prototipo era un aereo sperimentale. Di caccia sperimentale. Qua abbiamo il B2 messo a raffronto col B52 per far capire, suppongo, la grandezza effettivamente è molto grande, ma comunque sempre lungi. Questo è il Blackbird, che non vola più dall'86, se non ricordo male. È stato ritirato, ufficialmente è stato ritirato perché non serviva più, ma in realtà perché c'hanno di meglio che far volare un aereo nato negli anni 60. Questa era tra l'altro una follia di aereo, perché mi ricordo che nella progettazione della carlinga di questo aereo c'erano delle fessure create appositamente perché quando raggiungeva la velocità di Mach 3 e superava, arrivava fino a Mach 3.6, la superficie dell'aereo si dilatava per il calore e quindi andava a chiudersi nelle fessure che erano state create. Una cosa ingegneristica pazzesca. Ma guarda, ci sono alcuni aneddoti su questo aereo qua, fermo restando che bisognerebbe chiedersi dove sono andati a inventarselo negli anni 60, ok? Dove sono andati, perché se uno lo guarda, adesso qui non sembra, ma se tu lo guardi di fronte... Sembra una cosa di ora. Sembra una cosa spaziale, cioè fa impressione al giorno d'oggi, è un aereo degli anni 60. La cosa buffa, ci sono alcuni aneddoti, è che ad esempio, come giustamente dicevi te, per le alte, allora non c'erano i materiali che ci sono oggi, quindi dovevano calcolare la dilatazione alle enormi temperature. E questo aereo qui aveva i suoi serbatoi che erano tutti nelle ali e veniva alimentato con un carburante molto particolare che veniva prodotto con delle sostanze che servivano per fare i fertilizzanti, ma ne venivano usate tantissime per poter produrre anche solo 1 litro di questo particolare carburante. Tanto è vero che c'era stato un periodo che mancava questo fertilizzante, non si trovava in America perché, perché lo usavano per... E la cosa buffa è che si racconta che durante il rifornimento a freddo, quindi quando l'aereo doveva ancora partire, lo rifornivano, dall'aereo gocciolava fuori carburante, perché aveva questa strana struttura che proprio per via della dilatazione non poteva essere stagno in tutti i punti e quindi gocciolava, si racconta che gocciolasse a terra mentre lo rifornivano, usciva dal carburante, poi durante il calore si dilatava, si sigillava tutto e questo, cioè, prova pazzesca al giorno d'oggi. Sì, ma infatti lì c'era tutto uno studio veramente, veramente incredibile. Allora, Pietro, poco fa qualcuno, adesso io non mi ricordo, mi sono dimenticato a segnare il messaggio che mi chiedeva di chiederti se puoi parlare di un caso. Io ovviamente gli ho detto, visto comunque i tempi che abbiamo, che ti avrei chiesto eventualmente se ovviamente l'hai studiato, è un caso di cui ti sei occupato perché io non posso saperlo, eventualmente di portarlo in un'altra live futura. Ma non trovo più questo messaggio, anche perché nella chat hanno scritto stasera una quantità di messaggi veramente notevole, quindi dovrei andare a spulciarla un po' alla volta. Non so se eventualmente Bruno mi può aiutare un attimo in questo. Casomai vuole ripetere la domanda al nostro... questo, ecco, anche questo, sempre se è ancora online. E ovviamente io ricordo che tu intorno alle 11 comunque ci devi... Sì, 11 qualcosa, sì, 11 un quarto circa. Ok, allora io inizio subito con le domande e dico che eventuali domande fatte dopo le 11:10 risponderò io come mia abitudine fare, così tu puoi andare serenamente. Ti ringrazio. Allora, prima domanda di Giorgio. Phoenix, l'astronave e Van, che hanno detto che era un corpo unico immenso, ma ce n'erano anche più piccoli con luci disarticolate, oppure era sempre quello che bighellonava per l'Arizona? Allora, come ho detto, a Phoenix bisogna sempre tenere presente che ci sono stati sicuramente 2 eventi. Okay? Il primo evento che ha visto coinvolti sicuramente velivoli militari, con il lancio di flare è stato accertato questo,
questo è stato accertato. E poi vi è un altro evento, sempre su Phoenix, ma ripeto, la contea di Phoenix è enorme, è molto vasta, che ha riguardato si presume un unico oggetto, visto che la maggior parte delle testimonianze sono state incentrate su un unico oggetto enorme, triangolare o perlomeno a forma di boomerang, dotato di 6-8 luci lungo tutto il perimetro, che ha sorvolato Phoenix e lentamente, a bassa quota, senza nessun rumore, e i testimoni sono stati concordi nel dire che questo oggetto, quando passava, copriva le luci del cielo, perché il cielo era stellato quella sera. Quindi direi che si parla di un unico oggetto se si parla dell'UFO, chiamiamolo così. Mentre invece se si parla dell'esercitazione, allora c'erano in volo diversi velivoli quella sera. Quello sì. Allora, intanto ti dico che il caso era Gianluca a chiedertelo, è quello di Pontedera. Allora, se tu te ne sei occupato... Il caso di Pontedera? Pontedera. Io non so quale caso in specifico è, perché non la scrivo. Così semplicemente detto Pontedera non mi dice nulla. Vabbè, Non me comunque... lo ricordo, solo di Pontedera non me lo ricordo e non direi di non me ne esserne occupato. Okay. Bisognerebbe avere qualche... però non mi dice nulla. Non credo di essermene occupato. Ok. Allora, altra domanda. A Phoenix è no, questa mi sa che è la stessa. Sì. Mi sono dimenticato a toglierla. Allora, lo stregone chiede: l'avvistamento di Phoenix perché viene definito doppio e in linea temporale? Quanto è durato complessivamente? Allora, viene definito doppio appunto per quello che ho accennato prima, anche se nel libro di indagine fatta da dottoressa Chitei non si parla di un doppio avvistamento, ma si parla comunque di un fenomeno molto simile avvistato qualche settimana prima da alcuni allevatori alla periferia, all'estrema periferia della grande contea di Phoenix. Qui si parla di un oggetto simile, non di queste dimensioni, ma visto, diciamo così, ad alta quota, osservato ad alta quota. E non si può dire se sia poi stato lo stesso oggetto che poi si è ripresentato a distanza di circa un paio di settimane su Phoenix. E questa potrebbe essere una spiegazione per cui alcuni dicono un avvistamento doppio. L'altra spiegazione che mi viene in mente, anche se io ripeto non l'ho mai sentito nominare in questo modo, potrebbe essere il fatto che si associa alla famosa esercitazione, che poi è saltata fuori a distanza di diverso tempo, perché all'inizio non abbiamo fatto nessuna esercitazione, da parte dei militari, quindi un doppio fenomeno aereo. Un doppio fenomeno aereo sì, è confermato quello, la stessa sera. Allora, domanda di Bruno: perché moltissimi dei testimoni hanno descritto un oggetto solido e silenzioso, mentre le spiegazioni ufficiali parlano di razzi di segnalazione? Vabbè, questa è la risposta praticamente, quindi. Per la prima parte, dove ti sei già dato una risposta. Allora, andiamo avanti. Domanda di Vito: hanno mai di preciso con la tecnologia oggi saputo identificare le forme degli oggetti in questione? No, però diciamo che ciò che molti testimoni hanno asserito è coerente con alcune immagini fotografiche e alcuni video ripresi dalle emittenti locali di quel tempo, quindi diciamo che la forma presumibilmente è forma triangolare o a boomerang, quello sì. C'è una domanda fuori tema che riguarda gli addotti. Vuoi rispondere oppure poi rispondo io? Se posso, sì. Allora, So Mari che... poi chiede: può essere che gli alieni scelgano certe persone come cavie per far sì che raccontino al mondo certe esperienze che vivono in prima persona in base a qualche sorta di caratteristica speciale? In realtà quindi sono due domande. Rispondo la prima e poi rispondo la seconda. Sì, la prima è sì, e lo dico perché nel corso degli anni, nelle nostre indagini,
abbiamo avuto modo di incontrare diverse persone che hanno asserito di aver avuto incontri con entità, e comunque anche la casistica mondiale parla apertamente di queste cose. Quindi sì. La seconda risposta: hanno una sorta di caratteristica speciale? Qui devo dire sì, ma non so quale, nel senso che, mi spiego meglio. Non è che il fenomeno, quando si parla appunto di presunti rapimenti, adotti, o fermiamoci solo semplicemente a incontro con entità, ok? Non andiamo oltre, fermiamoci a incontro con entità. Non è che questi eventi avvengono a chiunque, non funziona così, ovviamente. Vengono scelti, c'è una scelta vera e propria. Questa scelta vera e propria è dovuta a che cosa? È dovuta a una, noi secondo il mio modesto parere, per quello che ho visto io personalmente, io qui parlo come Pietro Marchetti, non parlo come presidente di Gauss, perché non posso dire a nome dell'associazione, dico cosa ne penso io. Per quello che ho avuto esperienza io, che nel corso delle indagini che ho fatto nel corso degli anni, secondo me vi sono alcune persone che hanno una certa sensibilità, che hanno questa sorta di capacità, o magari innata, magari non conscia, non sono consci, di avere questa sorta di sensibilità o capacità che potremmo definire, che sfocia verso, brutto termine che non mi piace, la paranormalità, ok? E tendenzialmente io ho notato che molto spesso il fenomeno tende a avvicinarsi a queste persone. Per i motivi non lo so. Allora, altra domanda di Vito. Chiedo, con il PC quantistico quante cose scoprirebbero associandone i vari software militari tipo Photoshop per avere maggiori dati? Beh, secondo me è una bella domanda a cui non posso dare nessuna risposta. però se un computer è quantistico sicuramente è più evoluto, cioè, secondo allora, me. diciamo che io non credo che abbiano bisogno, parliamoci chiaramente. Chi detiene certe informazioni, quindi chi detiene certe informazioni a livello di Stato, le informazioni in buona parte ce le ha già, perché le ha raccolte nel corso dei decenni. Adesso vediamo noi tutto questo presunto disclosure, presunta divulgazione da parte del governo americano, ma il governo americano da decenni segue il fenomeno, tu Gabriele lo sai meglio di me, ma decenni, e non è che in questi decenni si lamentavano a segnalare su un foglietto: è passata una luce alle ore 10:45 sopra. No, hanno fatto molto ben altro, anche perché hanno enormi documentazioni tecniche, hanno tracciati radar, hanno video ad altissima risoluzione, come ha detto lo stesso Elizondo, cioè ci sono filmati che voi non vedrete mai, in Ultra HD presumo. Adesso non ti dico c'è dentro uno che ti fa così, però insomma. Però ci potrebbe anche stare. Ecco, fermo restando questo. Quindi certo, ma non penso che abbiano bisogno di supercomputer quantistici per avere, diciamo così, informazioni sul fenomeno. Sanno bene cos'è, lo sanno da molto tempo. Allora, ci sono le ultime due domande, a meno che non ne arriva qualcuna all'ultimo momento. Sono tutte e due di Anna Maria, che ti chiede se ci sono dei tracciati radar delle luci di Phoenix. Allora, ufficialmente no, perché come ho detto prima l'aeroporto di Phoenix non ha mai rilevato nulla dalla torre di controllo, né tantomeno hanno rilevato nulla gli aerei civili in volo. Se i radar militari della UK Air Force hanno rilevato qualcosa, o gli F-15, almeno 2 F-15 sono stati testimoniati in volo, e almeno un F-16, ma probabilmente erano di più, è stato avvistato in volo in direzione dell'oggetto, hanno registrato qualcosa. Presumo che questo ancora non lo sappiamo, non lo sapremo per chissà quanto tempo. Infatti. Allora, l'altra domanda di Anna Maria, nel frattempo è arrivata una terza domanda. Secondo voi poteva essere una nave madre, sempre in riferimento a quella di Phoenix? Vabbè, se si guarda un po', diciamo così, la
la casistica internazionale ufologica mondiale, sì, una volta c'erano queste chiamate astronavi madri, questi sigari enormi volanti, e poi sono apparsi questi triangoli, o perlomeno questi presunti oggetti triangolari enormi. Sì, potrebbe benissimo essere una sorta di nave madre, perché no? Possiamo ipotizzare anche quello, sì, si può ipotizzare. Ultima domanda. Allora, in Italia qualcuno ha mai visto i Men in Black, visto che ci sono abduction anche da noi? Allora, io sul discorso Men in Black non me ne sono mai occupato personalmente. Posso dire che se si intende personaggi strani vestiti nero con gli occhiali neri che gironzolano vicino a testimoni o a eventi o luoghi dove ci sono stati importanti eventi ufologici, non mi risulta che ci siano mai stati. Mentre se si parla di strani personaggi gestiti in modo normale, ma un po' troppo curiosi, che fanno magari domande o cercano di interessarsi su eventi che sono avvenuti a livello ufologico anche in territorio italiano, sì, è successo, ma presumo che questi siano quelli che normalmente vengono definiti agenti un po', diciamo così, dei servizi, oppure fosse solo la Digos o l'investigativa della Benemerita, insomma, ci sta benissimo. Poi si riconoscono subito, Beh, sì. non è difficile riconoscerli. Anche se ci sarebbero diverse teorie in qualche modo un po' discordanti sul come in realtà sarebbero. C'è chi sostiene addirittura che sarebbero veri e propri extraterrestri senza un volto, con dei tubi che gli escono dalla testa. C'è chi sostiene che sono agenti della CIA o di un altro servizio segreto, o che siano un organismo a parte, e anche lì c'è chi dice che sono umani, c'è chi dice che non lo sono, eccetera. La Diciamo che è cosa una che cosa che viene direttamente dagli Stati Uniti d'America questa, sì, è tipicamente una produzione loro questa. la cosa che mi ha sempre incuriosito più di ogni altra cosa della questione dei Men in Black, e che accomuna molti degli avvistamenti dei Men in Black, è che utilizzerebbero sempre tecnologie anni 60, anni 70, che si presentano con queste macchinone americane di quell'epoca, magari station wagon lunghissime. Ti ricordi che c'erano quelle più famose che c'erano anche delle parti in legno? Oh, sì, 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 me le ricordo, Sta micidiali. cosa è per me la cosa in assoluto più strana, cioè non riesco a capire quale sia il motivo di questo tipo di manifestazione. L'unica cosa che mi viene, sai cos'è? Che magari siano entrati, qualora fossero ovviamente extraterrestri, solo in quel caso, in contatto con la nostra civiltà in un determinato periodo storico, Sì. e non si sono più aggiornati, cioè è rimasto quello, ma mi sembra una cosa un poco strana. Ma senti, io invece, anch'io ho sempre pensato una cosa del genere, dico, ma insomma questi qui sono viaggiatori del tempo, quindi ci sta, per carità. Magari però, poi pensandoci bene, uno dice, ma sì, questi sono viaggiatori del tempo, ma se sono viaggiatori del tempo, ovviamente sanno che il tempo cambia, e quindi non è possibile che tu torni, se sai che stai tornando a una certa, diciamo così, ipotetica era, e ti devi adattare, ok? Potrebbe anche darsi invece che questi fenomeni definiti Men in Black potrebbero avere a che fare invece con una sorta di ricostruzione mentale di un qualcosa che in realtà non esiste. Cioè, cerco di spiegarmi meglio, non intendo una sorta di ologramma estremamente avanzato che ricrea i personaggi e tutto il resto, ma potrebbe avere a che fare con alcuni tipi di presunti abduction, dove si può ipotizzare che il fenomeno è presente, è reale, ma non è fisico, è mentale, ovvero è indotto. Quindi c'è qualcosa che influisce direttamente
sulla mente del testimone e gli fa vedere cose che non ci sono, fisicamente non ci sono. Il fenomeno è reale, attenzione, l'esperienza è reale, ma non c'è. Cioè, se tu li tocchi, non c'è. Ok? Perché viene creato questo falso ricordo. Potrebbe anche essere una sorta di spiegazione simile, perché al di là dei racconti del testimone, non vi sono mai state poi, diciamo così, testimonianze che potevano corroborare la versione del testimone. Sì, esistono alcune fotografie dubbie, alcuni filmati dubbi, ma insomma lasciano un po' il tempo che trovano, secondo me, queste cose qui che si vedono in rete. Mentre invece, diciamo così, terzi testimoni che confermano di aver visto una strana auto degli anni 60 con dei tipi stranissimi, col cappello nero, vestiti nero, con gli occhiali neri, in pieno giorno, o andare a bussare alla porta, ecco, queste cose qui non sono mai state, diciamo così, riscontrate. Che poi inizialmente in realtà credo che i primi avvistamenti, proprio studiati nel periodo in cui c'era Hynek che stava portando avanti l'inizio del Blue Book, venivano associati proprio a agenti dell'USAF, quindi dell'US Air Force, cioè non erano neanche CIA, cioè erano proprio gente in divisa che si presentava e quindi era associabile chiaramente ai servizi segreti di quelle forze Ma era armate. così, Gabriele. Guarda che durante il progetto Blue Book le indagini venivano fatte alla luce del sole. Cioè ti si presentavano a casa il tenente e il sergente dell'USAF, ma in America è abbastanza normale vedere in giro i militari in divisa, diciamo così, non divisa tattica, è normale vederli in giro. Quindi ti bussavano, buongiorno, siamo dell'US Force, vorremmo fare alcune cose. Cioè, era così, e tant'è vero che nel famoso telefilm Project Blue Book, che non so se te lo ricordi, Gabriele, bellissimo, serie televisiva degli anni 70, ma l'hai mai visto? Sì, l'ho visto, anche l'ultima ho visto. Ah, tu hai visto l'ultima, ok. Io ho visto il primo, che era bellissimo, perché era un telefilm degli anni 60, poi in Italia è arrivato negli anni 70. E lì venivano, cioè, si presentavano così, come li vedi nel consiglio dei telefilm, arrivavano con la macchina militare, Sì. scendevano e ti bussavano, buongiorno, siamo qui per la sua denuncia che ha fatto, così alla luce del sole, non c'erano problemi allora. Quindi sì, può anche darsi che, come dici te, questa cosa abbia poi portato a evolversi nei Men in Black, non lo so. Allora, io ricordo nell'ultima, perché questa la ricordo vagamente, poi ce n'è una seconda negli anni '80 che è di ispirazione al Blue Book, però è un'altra storia, e poi c'è quella di pochi anni fa che hanno tagliato alla fine della seconda stagione, che stava avendo molto successo e devo dire che era fatta veramente bene, era molto bella, sicuramente rivista, risceneggiata, tutto quello che vogliamo, c'erano un sacco di aggiunte per fare i grandi effetti speciali, eccetera. Però era molto bello, era molto bella la serie perché si incentrava molto sugli intrallazzi, praticamente, i sotterfugi della CIA, con i laboratori segreti, tutta la questione dell'Area 51, e poi c'erano i casi eclatanti e c'era un importante riferimento molto romanzato proprio ai Men in Black in qualità di agenti classici con impettati col cappello e gli occhiali da sole, che poi alla fine si capiva che erano persone che realmente erano a conoscenza già di determinati fatti e che stavano cercando di fare trapelare alcune informazioni e di occultarne altre per preparare l'umanità, se non ricordo male, ora non vorrei sbagliare, ad avere alcune informazioni ma omettendone altre perché sarebbero state troppo scioccanti. Una cosa che mi ricorda un po' quello che sta accadendo sostanzialmente in questo momento, dove c'è una discoteca che fa la pressione in quel senso, ma allo stesso tempo chi è addentro, diciamo, in questo ambiente sa bene che non ci sarà mai
una disclosure totale, perché ci sono delle cose che non possono Ma essere vedi Gabriele, è un discorso che fa parte della acclimatizzazione, diciamo, sociale. Se io devo raccontare una cosa che so che può avere grossissimi impatti sociali, che ho il rischio di non poter controllare, o che so per certo che non potrò controllare, che potranno mettere in grave difficoltà le istituzioni, quello che si vuole, ma non posso comunque tenere tutto nascosto perché non riesco, perché alcuni eventi sono così eclatanti che bisogna per forza di cose prendere una posizione, perché non posso sempre dire che la gente beve, fuma o sono gas di palude, come la classica battuta in America, sempre swamp gas, o sempre swamp gas, ok? Allora cosa faccio? Semplice. Io rilascio informazioni vere mischiate a informazioni false. È la cosa più semplice. Quindi rilascio un sacco di informazioni false e le sparo grandissime. E poi rilascio anche informazioni vere. Quindi, e questo vale anche per fotografie e video, attenzione. Video che poi finiscono in rete, da sempre. Quindi tutto ciò che vedete in rete, buona parte, diciamo che un 90%, 95%, 98% probabilmente è falso, ma non da oggi. Una parte è vera, però qual è quella vera? Quello è il problema. Chi rilascia queste informazioni? Chi rilascia queste informazioni forse un po' l'abbiamo capito, perché serve proprio per acclimatizzare l'opinione pubblica, perché prima o poi bisognerà prendere posizione in un certo modo. Vuoi perché non si potrà più nascondere il fenomeno, perché oramai cambiano le politiche dei governi, degli stati, cambia l'opinione pubblica e quindi magari chi detiene certe informazioni si rende conto, ma sì, tutto sommato cominciamo a rilasciare un po' di più perché tanto la gente adesso, dai, è più, diciamo così, equilibrata, possiamo. Oppure vuoi perché hanno, diciamo così, una sorta di calendario che va rispettato. Perché se io qua ho il calendario e mi dice, oh, allora abbiamo tempo fino al 2050, io faccio un caso, 2050, perché 2050 arrivano, adesso le sparo grosse, poi non lasciamo perdere come facciamo a saperlo che arrivano, questo, se no si entra in certi ginepraia è meglio lasciare perdere. E io devo rispettare un calendario, perché mica posso arrivare all'ultimo momento e dire, oh, sono arrivati, cioè non funziona così. Quindi l'unica cosa da fare è questa, e anche tutta la produzione hollywoodiana, come tu ben sai, è da sempre promotore e divulgatrice di certe tematiche, dagli eventi bellici agli eventi sociali, storici. Le produzioni sono sempre tutte indirizzate. Adesso si sta cambiando, ma fino a pochi mesi fa andava di moda tutta la produzione LGBT, no? Perché bisognava essere inclusivi, woke. Adesso è cambiata l'amministrazione americana, la produzione cambia, garantito, l'hanno già detto. Prima andava di moda l'extraterrestre brutto, cattivo, poi è arrivato l'ET bello e buono, e poi sono nati un po' di film sull'ET bello e buono. Adesso si sta ritornando un po' all'ET un po' cattivo, un po' così. Gli americani sono sempre gli esportatori di democrazia e di giustizia in tutto il mondo, le guerre vanno sempre a risolverle loro, cioè tutte le produzioni sono ovviamente indirizzate, e questo vale anche nel fenomeno. Allora, Pietro, ci sono le ultime 3 domande nel frattempo che tu parlavi, Sì. quindi ovviamente puoi dare benissimo una risposta rapida. Allora, domanda di Ivan: hai visto il prototipo gonfiabile a delta grande quanto un campo di calcio? A proposito di Phoenix, gli studi iniziano negli ultimi anni 60. Allora, Forse fa riferimento a qualcosa di simile al blimp che hai fatto vedere. Sì, sì. Allora, l'idea di costruire palloni aerostatici enormi per il trasporto di materiale, non per uso, materiale bellico anche, ma non per uso bellico,
è vecchia come la nascita del dirigibile della mongolfiera, ok? È vecchia come la nascita della mongolfiera. Il problema è che prototipi del genere, dopo il famoso incidente dell'Hindenburg, avvenuto nel 1900, inizio del 1900, non sono più stati portati avanti se non a livello di studio. In produzione non è mai stato fatto nulla, se non appunto questi nuovi super dirigibili creati in piccoli modellini piccoli modellini, si parla comunque qualche decina di metri, che abbiamo visto e che potete trovare sul libro The Finish Line. Non sapevo di questo prototipo triangolare degli anni 60, un dirigibile, anche perché non ne capisco l'utilità di creare un dirigibile a forma triangolare. La forma triangolare ha una sua, diciamo così, valenza e utilità in ambito aeronautico per quanto riguarda i velivoli, gli aerei, tanto per essere chiari, per la mancanza di piani di coda, per la particolarità di creare una struttura più stealth, più furtiva, diciamo, ma non ha molto senso da un punto di vista di creare un aerostato, un pallone gonfiabile a forma di un triangolo, ha poco senso. Non lo sapevo, ma non mi stupirei se hanno magari buttato lì una cosa del genere. E comunque a Phoenix non era un aerostato. Allora, domanda di Arianna. Sono curiosissima di cosa hai da rivelarci da detto ad intendere ad inizio live. Ok. Sarà appuntata. Allora, io qui vi devo raccontare alcuni aneddoti che riguardano appunto il caso Ferri e che riguardano la villa Radicchia dove è avvenuto questo evento. Posso solo raccontarvi per motivi di privacy alcune cose, non posso entrare troppo nel particolare. Non so, ma noi abbiamo sempre avuto questo sospetto. Non sappiamo se il fenomeno è avvenuto lì perché quella costruzione lì è una costruzione un po' particolare. Dovete sapere che in quella villa lì vi è, come vi ho detto, una chiesa collegata alla casa, con delle tombe sotto, perché la villa è molto molto antica. Era una villa creata in origine per degli altri prelati, quindi era una villa per l'uso del clero, okay? Con una galleria, un passaggio segreto che poi è stato chiuso, che portava a distanze di diversi chilometri a sbucare in altri paesi della zona dell'Appennino. E questo veniva utilizzato appunto per, diciamo così, dei trasporti riservati e privati nel corso dei secoli. Che vi posso dire? Io vi posso solo dire che abbiamo avuto racconti di fenomeni paranormali con presenze di entità più volte osservate in quella zona, in quella villa. E quindi non sappiamo se il fenomeno ufologico, che secondo il mio personale parere, però ripeto, il mio personale parere, ha molti punti in comune con i fenomeni di frontiera che potremmo definire paranormali, forse perché hanno, diciamo così, origini non identiche ma molto vicine e simili, o forse perché il fenomeno ha, diciamo così, una certa capacità di sentire o di capire che in alcuni luoghi vi sono energie o, come potrei dire, presenze di un certo tipo. E quindi magari il fenomeno è attirato da queste tipologie di eventi. E questo è successo casualmente lì a Villa Radicchia, dove, ripeto, noi abbiamo raccolto testimonianze di eventi con presenze di entità di tipo paranormale, ecco, diciamo così. Ecco, questo è un piccolo aneddoto che posso dire su quella villa che, ripeto, è molto molto antica e che ha visto probabilmente molte storie oscure nel corso dei secoli.
Allora, c'è questa domanda di Ivan che è abbastanza mirata. Sì? Eh, R. Doti Sì. disse che quando Bennewitz vide qualcosa di troppo, gli dissero che erano UFO, ma in realtà era un laser che accecava i satelliti russi, ma che le Milabs erano reali. Che ne pensi? Un po', credo che siano, insomma, due cose un po' Sì, mescolate. sì. Allora, per quanto riguarda Benevitz, fa parte di quei personaggi cospirazionistici creati appunto negli Stati Uniti d'America. Io ricordo Benevitz, Cooper, Lear, tanto per dirne alcuni. Ehm, che dire? Diciamo che sicuramente molti di questi personaggi che sono stati definiti gole profonde, no? Rivelatori, chiamiamoli come volete, sono sempre stati ben imboccati da parte dei servizi, spesso a insaputa degli stessi, nel senso che gli venivano forniti documenti facendogli credere in una cosa invece era tutt'altro. E questo serviva per creare la disinformazione, e questo si è visto nel corso dei decenni, che ha funzionato anche molto, molto bene. E questo è per quanto riguarda il discorso di queste gole profonde statunitensi. Per quanto riguarda i Milabs dipende cosa si intende per Milabs. Se per Milabs si intende laboratori militari, è ovvio che esistono, certamente che esistono, ci mancherebbe altro. Se per Milabs però si intendono laboratori militari con presunta interazione di entità aliene, allora qui si apre un grosso dibattito, un punto di domanda enorme, perché al di là di alcune testimonianze di presunti rapiti che possono raccontare appunto di aver visto in presunte basi militari in collaborazione con alieni, diciamo che non c'è molta documentazione su questo, neanche letteratura. C'è stato un famoso libro praticamente introvabile, se non andando a spendere cifre importanti, scritto molti, molti anni fa, negli anni 90, il libro si chiamava Milabs, scritto da i coniugi, due coniugi austriaci, che adesso Lammer, ecco mi viene in mente adesso, coniugi Lammer, che avevano appunto scritto questo libro famosissimo con una copertina iconica, bellissima, dove si vede un militare, si vede solo il busto, il casco del militare, il classico elmetto militare, con un microfonino, ma il viso è quello di un grigio, o un presunto grigio. E, loro si erano interessati, sono stati i primi a portare chiaramente una documentazione molto interessante su questi presunti Milabs. I coniugi Lammer poi però sono scomparsi e non ne hanno più parlato. Lo dico perché noi come Gauss abbiamo provato molti, molti anni fa, quando era uscito questo libro che ha fatto parecchio scalpore, che poi è uscito velocemente di produzione, ripeto, è stato subito diventato introvabile. Forse in rete trovate qualcosa, ma preparatevi a spendere parecchi soldi per averlo. Non so neanche se è stato tradotto, non so se in quante lingue sia stato tradotto, forse solo in due, sicuramente in tedesco e probabilmente in inglese. E quando abbiamo cercato con estrema difficoltà, dopo un parecchio tempo siamo riusciti a contattarli, a rintracciare lui. Lui ci ha detto che di questo discorso non ne voleva più parlare, non voleva assolutamente parlarne. Lui tra l'altro faceva anche un insegnante universitario, se non mi ricordo male. Non mi ricordo male. Non voleva assolutamente parlarne di questo argomento e bisognava lasciarlo perdere. Non solo lui bisognava lasciarlo perdere e non disturbarlo più, ma bisognava lasciare perdere il discorso sui Milabs. Noi poi tramite altri ricercatori eravamo venuti a sapere, così ci avevano raccontato questi, che i coniugi Lammer erano stati pesantemente minacciati.
perché appunto si parlava di questi strani connubi tra apparati militari e ipotetiche entità non umane. Allora Pietro, prima di lasciarti andare ho una domanda io e c'è una domanda proprio al volo, quindi botta e risposta da parte di Lil, che ci chiede entrambi qual è il telefilm o film che rappresenta meglio la realtà, se ne esiste uno. Vabbè, cita alcuni nomi, Stargate, Men in Black, eccetera. Io per me dico subito Incontri ravvicinati del terzo tipo, perché mi ricorda subito, associo al progetto Serpo pure. È una bellissima domanda, come ho detto prima, tutte le produzioni sono tutte guidate, okay, indirizzate. Sicuramente Incontri ravvicinati del terzo tipo è una pietra miliare su un certo modo di rappresentare ciò che qualcuno sa, diciamo così. Ma io non mi fermerei solo a quello. Valuterei attentamente le prime serie, la prima serie di Star Trek, okay, i telefilm, non parlo dei film, attenzione. Valuterei attentamente quella e a me, ripeto, è piaciuta moltissimo anche Project Blue Book, ma non si trova più la prima serie, e molto bella è che qui tutti ricordano, perlomeno le prime due serie hanno molto a che fare con la realtà, anche se poi ovviamente giustamente romanzata. Non si può non citare X-Files. Giusto. Però io te ne voglio citare un'altra, la serie UFO, Shadow. Shadow, la serie UFO, Shadow, il comandante Straker. Anche quella molto bella. Quella Allora, era molto bella, era molto avanti per gli anni, estremamente. quando hai citato Star Trek mi sono ricordato di quell'episodio famoso che fa un collegamento con gli antichi astronauti e se non ricordo male il popolo degli Apolloni e c'era il capo che era Apollo, praticamente il dio Apollo, e c'era proprio dei riferimenti. C'era un'altra puntata anche con gli Ameridiani, che erano un popolo che era stato preso dai nativi americani, praticamente, che erano stati portati in un altro mondo per essere salvaguardati, eccetera. Sono dei riferimenti Ma interessanti. molti ce ne sono stati nelle prime serie degli anni 70, perché poi Star Trek è vecchissimo, attenzione, io parlo delle prime serie, dove addirittura si toccavano tematiche che erano molto scabrose allora, perché guardate bene, forse i più giovani non se lo ricordano, a me adesso parlare di più giovani mi fa senso, però capisco bene che non ho più 20 anni neanch'io. Tu, Gabriele, te ne ricorderai, cioè si sta parlando di un telefilm nato negli anni 60 dove nella cabina di pilotaggio di questa Star Trek c'era un comandante che era americano, okay. C'era il tenente Ura che era una nera, Sì, okay. sì. C'era il copilota Sulu che era un cinese, okay. E Chekhov che era un russo. Siamo negli anni 60, siamo in piena guerra fredda, attenzione. Ci sono state molte, diciamo così, puntate proprio pilotate per far capire una sorta di futuro sociale diverso, secondo me. Io mi ricordo una scena fantastica che tra l'altro allora aveva creato scabrosità quando fu presentata in anteprima in America. In Italia è arrivato molto dopo, quando è arrivato Star Trek in Italia, oramai in America non so che serie erano, noi siamo arrivati la prima e la seconda, c'era addirittura il tenente Ura che bacia il comandante Spock. no, il comandante della Enterprise, Kirk. E si parla appunto, siamo negli anni 60, attenzione. Guardate, era stata una serie pilotata non da poco, senza poi parlare di tutte le civiltà che hanno incontrato, le assurdità. Io mi ricordo una puntata dove c'era questa forma di vita estremamente
veloce, che viveva in un tempo diverso rispetto al nostro, quindi loro non riuscivano a accorgersi che c'erano questi, ma questi vivevano in mezzo a noi, ma erano estremamente veloci. E quindi quello che per noi era un minuto, per loro erano anni praticamente. E quindi noi non li vedevamo, ma vivevano in mezzo a noi, cioè tutte cose, questioni su queste, diciamo così, incongruenze spazio-temporali, ma era molto molto portato avanti. Non mi ricordo ancora un'altra puntata dove c'era un'altra sorta di pseudo-divinità, chiamiamola così, che si divertiva a creare dei giochi sociali, prendendo un po' di razze a destra e a manca sui vari pianeti. Un bel giorno ha preso questi qui e li ha portati in una sorta del suo pianeta, dove aveva ricreato degli ambienti assurdi. Un momento erano nel Medioevo, un momento dopo si ritrovavano... Ah sì, te la che ricordi? erano un maschio e una femmina, Bravo, che poi bravo, alla fine erano piccolini così, dei bravo, mostriciattoli bravo, bravo. E la cosa potentissimi. assurda è che alla fine queste entità estremamente avanzate si erano scusati con l'equipaggio dell'Enterprise, perché mica era colpa loro quello che era successo, era il figlio che stava giocando. Okay? Quindi attenzione, perché anche lì nelle varie puntate si capisce benissimo quando fanno riferimento alla teoria dello zoo cosmico, no? Cioè, guardate, Star Trek è stata molto molto avanti, forse Sì, anche sì, troppo, sì, sì. forse anche troppo. Allora, quest'ultima domanda te la faccio a bruciapelo. Io purtroppo ho cercato mentre parlavamo un'immagine, ma non sono riuscito a trovarla. Da qualche parte ce l'ho io nel computer. C'è un velivolo che dai primi anni 2000 ci sono delle illustrazioni che circolano. Io non mi ricordo se si chiama Talon o Talos o qualcosa del genere, ed è un aereo a forma di boomerang sperimentale americano, grande circa 3 volte l'apertura alare del B2, e il B2 ha una forma che rientra perfettamente nella parte incava di dietro del boomerang, come Questa se non fosse... l'avevo mai vista. Questo non lo sapevo. no, se io riesco a recuperare queste immagini, poi te le giro, perché mi devo ricordare. Grazie, perché guarda, questa proprio io non sta, non mai Perché non sentito. esiste praticamente nessuna informazione se non questi disegni, che sono comparativi. Sai che ci sono a volte questi ingegneri che fanno dei lavori all'avanguardia, quindi Sì, disegnano dei prototipi avanzati, e questi poi magari finiscono nelle mani per le valutazioni da parte degli organismi che si occupano di valutare un progetto, e vengono scartati per due motivi. Uno, perché sono troppo costosi, e due, perché non rispecchiano i canoni richiesti al momento di operatività, anche se magari sono aerei molto più avanzati. Giusto per fare un paragone, quando fu adottato il caccia che oggi viene considerato il migliore caccia del mondo, l'F-22 Raptor statunitense, c'era già un F-23 molto più avanzato, molto più capace a livello di velocità, di avionica, eccetera, che oggi esiste ed esposto, è un progetto abbandonato, se non della ricordo Northrop male, Grumman. sì, della Northrop Grumman, e fu scartato perché non aveva le caratteristiche richieste. Oggi, se fosse in dotazione al posto dell'F-22 del Raptor, probabilmente potrebbe quasi essere considerato un caccia di sesta generazione, non di quinta generazione, di Sì, quarta, anzi, generazione, scusami. sì, aveva caratteristiche stealth troppo avanzate. C'era troppo. Sì, ma aveva anche una forma assurda, con le ali Sì, ripiegate, cioè delle cose che oggi, ancora oggi, non si vedono molto in no. giro. Va bene.
Pietro. Guarda, sono curioso, guarda Gabriele, se ti capita, Sì, no, lo sono cercherò. veramente curioso perché chissà, magari un domani faremo una nuova versione del Phoenix Light a distanza di tanti anni. Va bene, io ti ringrazio di essere stato ancora una Grazie a te volta qui con Gabriele. noi. Ricordo al pubblico che noi abbiamo un appuntamento insieme a Massimo Cirami, a Massimo Angelucci e ad altri. Adesso non voglio fare tutto l'elenco, parleremo venerdì della questione dei droni, ci confronteremo e ovviamente esprimeremo le nostre opinioni, nella speranza che nel frattempo magari emerga qualche altra cosa. Nel frattempo vediamo anche quello che avrà detto Anna Paolina Luna, che comunque sintetizzandola al massimo sembra che abbia detto esattamente quello che ti avevo detto prima dell'inizio della live, cioè ha annunciato che è stato fondato una nuova task force di ricerca, però questa volta pubblica, sugli UFO, e allo stesso tempo non studieranno solo gli UFO, ma si occuperanno anche della questione Covid, della questione Epstein, dell'omicidio Kennedy e di altre cose importanti di cui hanno declassificato in Ma questo periodo. si occupano di tutto, insomma, qui siamo passati Dal da... niente a tutto. Fa Beh, piacere. questa No, ce la dobbiamo vedere tutta, però. no, vedo che qui adesso hanno cominciato a desecretare, non so se la sai, adesso qui si esula dal discorso ufologico, ma sono troppo forti. A me gli americani a volte dico, se non ci fosse bisognerebbe inventarli, perché prendono tutti per imbecilli, come se la gente del resto del mondo fosse imbecille. Ma io li capisco, perché sono abituati alla loro opinione pubblica e tendenzialmente, mi spiace per dirlo, gli americani, me ne assumo la responsabilità, tendenzialmente un popolo di idioti. E quindi raccontano un sacco di panzani e la gente ci crede. Okay? Leggevo oggi che casualmente casualmente leggevo oggi che l'FBI abbia, guarda te, a volte la casualità, Gabriele, abbia ritrovato proprio pochi giorni fa Trump, l'amministrazione Trump aveva detto che avrebbe desecretato qualche file, Tesla? no, sull'omicidio Kennedy, Ok. e guarda caso oggi leggo che l'FBI ha trovato casualmente, ma casualmente, proprio casualmente, non due, circa 20.000 documenti che nessuno aveva mai preso in considerazione e non sanno neanche, ufficialmente non sanno neanche cosa c'è scritto, però sono contenti perché finalmente, grazie all'apertura dell'amministrazione Trump, hanno potuto fare delle ulteriori ricerche e casualmente li hanno trovati. Ma per il pubblico americano va bene, si bevono qualsiasi cosa, cioè che vi offre... Devo dire che non solo quello americano, perché purtroppo ormai ci siamo un po' tutti americanizzati nell'Occidente. Infatti Su sì, questo hai perfettamente ragione. c'è un fomentare quello scetticismo del peggior tipo, proprio senza se, senza ma, senza ragionamento, giusto proprio per rompere le scatole. Ma sai, se cominci a avere spirito critico, attenzione perché diventi un cospirazionista. Ma io lo sono sempre stato, quindi non me... Attenzione ad avere lo spirito critico. non mi Perché... nascondo per niente. Va bene, Va bene, va bene. Pietro. Allora ci vediamo venerdì. Io ti ringrazio ancora. Grazie a Una te, grazie a buona tutti gli amici. nottata, un abbraccio. Grazie. Notte a tutti, grazie. Ciao Pietro. Ciao. Allora, ragazzi, sono sicuro che questa è stata una bella puntata con due casi veramente interessanti. Io personalmente non conoscevo molto il caso Ferri, conosco invece molto bene quello di Phoenix. Avevo messo anche un video con le dichiarazioni dell'allora sindaco della città, dove facevo vedere appunto quello che era successo, partendo proprio dalla sceneggiata organizzata all'ultimo momento, voluta diciamo da organismi più elevati rispetto alla carica che è stata costretta a fare quel pessimo spettacolo di presa in giro, e le dichiarazioni che lo hanno appunto portato a raccontare quello che realmente era successo, a portare la sua stessa testimonianza, e quindi
a rafforzare ancora di più quello che era successo a Phoenix. E vi preannuncio che se domani riesco farò un video, non una live, ce n'è già una in programma per domani pomeriggio, e naturalmente sulla questione dell'asteroide, perché me l'avete chiesta in tanti, quindi ho deciso di fare la live su questa tematica, così facciamo un po' di chiarezza, esprimiamo un po' di dettagli, notizie, informazioni, news, se ce ne dovessero essere, e tutto quello che sta in qualche modo circolando intorno a questa notizia. Ma se riesco, dicevo, nel tarda mattinata, più probabilmente nella prima metà del pomeriggio, quindi prima della live, cercherò di pubblicare un video di sintesi di quello che è stato realmente detto a 360 gradi da Anna Paolina Luna e dall'altro membro del congresso in questa conferenza stampa preannunciata, interessante, con esposizioni davvero interessanti, ma che alla fine non hanno assolutamente detto nulla di nuovo, se non appunto che si sta procedendo a creare questa struttura aperta, quindi non segreta, che possa far finalmente luce sulla faccenda. Quindi forse non sono state date informazioni come molti si aspettavano, ma sicuramente siamo davanti ad una scelta intelligente, interessante, ma che ci pone tanti dubbi, come giustamente dice anche Pietro. Ne vedremo, secondo me, prossimamente di cotte e di crude. Ci vediamo domani, dato che non ci sono altre domande. Vi abbraccio tutti, vi ringrazio di essere stati qui con me e con noi. Ovviamente buonanotte e naturalmente un grazie speciale a tutti i moderatori. Ciao, ci vediamo alla prossima.